Professore, possiamo iniziare? Possiamo? Bene. Con 2 minuti di ritardo, iniziamo la prima seduta del pomeriggio, perché abbiamo un pomeriggio molto denso e poi dobbiamo chiudere entro le 19 perché poi andiamo a cena. La prima tavola rotonda, si sente? Okay. La prima sessione è dedicata al neonato Archivio Siciliano dei Testi Popolari, che si è costituito, diciamo, con vicende difficoltose legate alla pandemia, ma che adesso è ben avviato nella sua fase di costituzione di raccolta, e ci piace presentarlo ufficialmente, perché forse è la prima volta che lo presentiamo in termini ufficiali quando l'archivio funziona, cioè ne abbiamo già parlato in altre occasioni, ma adesso effettivamente l'archivio esiste e funziona. Adesso darò la prima a parlare, che la dottoressa Maria Pirrone ce ne parlerà. Vedrete che già in sostanza da 8 mesi che siamo a pieno regime e già abbiamo fatto molta strada e molta ne dobbiamo fare. Questo è un appuntamento non soltanto per presentare l'archivio, ma anche per discutere delle principali questioni anche teoriche, non soltanto pratiche, legate alla scrittura in italiano. Non utilizziamo l'aggettivo popolare o l'espressione dei segni colti, delle classi popolari. In realtà forse sarebbe stato ancora più utile utilizzare l'espressione archivio siciliano dei testi delle classi popolari o delle scritture dal basso non professionali, perché come vedremo il nostro archivio è esattamente in linea con gli altri archivi simili. L'archivio di Pieve, di cui abbiamo un illustre rappresentante, il dottor Massimiliano Bruni, che parlerà in conclusione, con cui già siamo in dibattito, in discussione da qualche tempo, e altri archivi simili, per esempio l'archivio di Genova, Claudio Staiti, e l'archivio che con quello con cui abbiamo intenzione adesso poi di aprire anche in questo caso un collegamento, un dibattito proficuo. Infatti il dottore Staiti, che fa parte del comitato scientifico dell'archivio, a maggio presenterà l'archivio al convegno di Genova, e lì apriremo anche un altro canale. Come presento intanto gli ospiti di questa tavola rotonda, che ospita appunto diverse voci, non soltanto di linguisti ma anche di storici e anche di rappresentanti di quel mondo che archivi come il nostro vuole rappresentare. Comincio dalla sinistra verso destra. Abbiamo Claudio Staiti, che è uno storico, ci parlerà appunto del valore storico degli archivi di scrittura. Luisa Menta, che conosciamo stamattina in qualità di prorettrice, adesso parlerà in qualità di linguista, che forse le piace di più, ovviamente. Il signore qui accanto è il signor Gaetano Rabbito, il cognome dice tutto, è il figlio di Vincenzo Rabbito, che ci fa l'onore di essere presente qui e ci parlerà anche a nome dei suoi fratelli del rabbitismo, come lo chiamano loro. Santo Lombino, che forse conoscete pure, del Museo delle Spartenze, che è un'altra anima forse uno dei primi che in Sicilia si è cominciato a occupare in maniera importante della raccolta di testi di questa natura. La professoressa Maria D'Agostino, che anche qua che conoscete benissimo, che in passato se ne è anche occupata e ci darà anche, farà il suo intervento dal punto di vista strettamente linguistico, e Maria Pirrone, che è la dottoranda che si sta occupando assieme a noi di organizzare materialmente l'archivio. Partirei proprio perché noi alle 17 assolutamente dobbiamo terminare, dobbiamo essere ruffiniani, più ruffiniani di Ruffino, e quindi cercheremo di finire prima. Maria Pirrone ci illustrerà lo stato dell'arte del nostro archivio. Ricordo a tutti tutti i partecipanti, che abbiamo non più di 10 minuti, anche perché poi vorremmo dare qualche minuto di spazio per gli interventi eventualmente anche del pubblico, in modo tale da finire qualche minuto prima delle 17, se vogliamo tutti andare a prenderci il caffè, altrimenti senza soluzione di continuità riprendiamo con la sessione successiva.
Buon pomeriggio a tutti, grazie professore Patrenostro per avermi introdotto e grazie anche a voi tutti per essere qui presenti. Brevemente vi illustrerò quello che è lo stato dell'arte dell'Archivio Siciliano di Scritture Popolari. Innanzitutto ad oggi abbiamo acquisito 99 documenti, 3 perché oggi abbiamo avuto la notizia di un altro epistolario, sono in fase di acquisizione. Ovviamente questi documenti una volta accolti devono essere anche registrati, pertanto abbiamo predisposto dei moduli di liberatoria che vi farò anche vedere, utili perché questi dati noi poi li utilizziamo sia per compilare un topografico per la fruizione in loco del nostro archivio fisico, ma anche per registrare i dati all'interno poi di un documento foglio di calcolo Excel, proprio per eventualmente anche la fruizione poi digitale dello stesso archivio. Ovviamente abbiamo adottato dei criteri di indicizzazione che prevedono la consultazione del nuovo soggettario Thesaurus della lingua fiorentina, che è un criterio, una risorsa di riferimento per tutti i sistemi anche bibliotecari internazionali, qualora appunto volessimo cercare direttamente per parola chiave un documento, e una classificazione dei testi per genere con la Dewey. Ovviamente abbiamo anche associato alla diffusione delle informazioni ufficiali sul sito della pagina anche una pagina social, quella di Facebook. Se molti di voi già ci seguono, comunque sanno bene di cosa sto parlando. Andiamo un po' nel dettaglio. Con questi grafici rendiamo sia per valori assoluti che in percentuale i dati più pratici del nostro archivio. Vediamo che ovviamente il genere più numeroso è quello delle lettere, 51 lettere, poi a seguire abbiamo appunto anche diari, memorie, genere autobiografico, i generi letterari, ci sono arrivati tantissime raccolte di fiabe, romanzi, di poesie anche, e infine foto e cartoline. Procedendo abbiamo anche predisposto la possibilità di donare questi testi sia in formato digitalizzato, in originale o direttamente in produzione fotostatica, possono essere quindi anche scansioni, fotocopie, e abbiamo appunto reso numericamente lo status attuale di questi testi, sono la gran parte già digitalizzata. Vedete anche voi, questi sono alcuni dei documenti che abbiamo nel nostro archivio e che volevamo condividere con voi. Partendo dalla mia sinistra, questo è un omaggio a Vincenzo Rabito, è il secondo memoriale donatoci appunto dal figlio qui presente. Abbiamo qui in basso, vedete, questa è una piccola testimonianza di lettere di baroni di Caltabellotta. Questa che vi sto indicando invece è Mario Tornambè, si tratta di un emigrato che si trova in Argentina e chiedeva la richiesta proprio di pensione, perché poi l'archivio è anche questo, racconta di vissuti anche particolari, di gente che emigrava e che aveva anche bisogno di sostentamento economico. Un tratto, una parte di un diario a cui tengo particolarmente, di una signora originaria di Sambuca, Anna Greco, appunti su questo quaderno del Duce, raccolte poetiche, e un altro diario di guerra dal 1909 al 1915. Questo invece è un estratto del diario di un deportato di Antonino Garufi, la cui figlia ci ha donato l'originale del diario, e la signora appunto voleva essere qui presente con noi, ma non è stato possibile e ci teneva tantissimo anche a salutarvi. E questa è un po' la modulistica, quella che vi accennavo prima, quindi noi predisponiamo queste schede di accompagnamento, questa centrale in cui sia donatore, autore compilano questi dati con luogo di nascita, età, genere appunto testuale, luogo appunto di provenienza, e poi a seguire delle liberatorie per il trattamento ovviamente dei dati personali e per la consegna di questi testi se in formato originale, copia fotostatica, appunto scannerizzazione digitale.
Abbiamo adottato appunto una suddivisione per generi, quindi con questa classificazione per cui procede per decimali. Abbiamo lettere epistolari, diario memorie, genere letterari e fotocartoline, come già vi accennavo precedentemente, e vengono poi inseriti con un numero di ingresso in progressione, scrittura dell'autore, quindi con nome, cognome e titolo dell'opera ove presente, e a seguire la classificazione Dewey. Questi sono i metadati che noi attraverso i moduli estraiamo e che poi riportiamo su Excel, quindi come già vi dicevo il nome dell'autore, del donatore, le tipologie testuali, le keywords, quindi le parole chiave, i formati, la quantità, i titoli, la scheda dati e la varietà e il luogo. Ecco un piccolo screen di quello che è poi il foglio di calcolo su cui lavoriamo. Ecco, questa è solo una parte di quelle che sono le lettere, generi letterari, diario, memoria, autobiografie, foto e cartoline. Questi sono i criteri di indicizzazione a cui facevo riferimento prima, il nuovo soggettario, sempre in continuo aggiornamento, quindi basta andare a digitare dove appunto ho evidenziato con questo cerchio la parola di riferimento, ad esempio Grande Guerra, e vediamo che attualmente no, ma ricercandolo proprio in rete apparirà una sequenza di riferimenti e di parole simili e riscontrabili in tutti poi i sistemi anche bibliotecari nazionali. Questa appunto è la pagina social che ha avuto appunto, è nata ecco di recente, che si affianca al lavoro portato avanti all'interno della pagina ufficiale. E queste sono alcune delle esperienze, mi piace dire l'archivio ha viaggiato in questi mesi, ha avuto modo di riscontrare molto successo in convegni anche nazionali, ad esempio il convegno di innovamenti di Unistrasi, ha avuto risonanza anche qui in loco a Palermo con la Notte dei ricercatori, dove appunto abbiamo presentato altro materiale d'archivio, tra cui anche, vedete qui in alto questa piccola, no, sono andata troppo avanti, ecco un estratto di Nonna Lilla, del suo diario, una signora di Canicattì, i ricettari ad esempio che vedete qui in basso, e anche foto e cartolini di guerra, e poi il grande video di Vincenzo Rabbito realizzato proprio anche in occasione della notte appunto dei ricercatori. Bene, queste sono solo alcune delle testimonianze che noi abbiamo in archivio e grazie anche alla propaganda che insieme stiamo portando avanti, insomma ci sono sempre più partecipazioni da parte ecco, di tutti, e questo è molto importante per noi. Vi ringrazio. Grazie Maria, perfetto rispetto dei tempi. Volevo soltanto aggiungere una cosa, che quando ovviamente si parla di lettere parliamo di epistolare, quindi sì. Uno significa non una lettera ma certo. un epistolario intero, quindi il numero di testi è molto, molto maggiore. E volevo soltanto aggiungere il fatto che adesso siamo nella fase di raccolta, ma ben presto dovremmo cominciare anche ad aprire l'archivio alla fruizione, e di questo magari poi ci parlerà dopo anche Claudio Staiti, che ha sempre su questo una grande attenzione, essendo uno storico. Gli archivi vanno consultati, ma prima di passare ad altri volevo subito dare la parola per il suo saluto al signor Gaetano Rabbito, che a nome degli altri due fratelli, cioè degli altri rabbitisti, ha preparato proprio un comunicato ufficiale con cui ci vuole salutare. Grazie signor Gaetano. Buonasera o buongiorno. Intanto vi ringrazio per avermi invitato. Tengo io. Necessariamente devo leggere perché è un concentrato di quello che pensano i fratelli Rabbito su Vincenzo Rabbito o di Vincenzo Rabbito. Vi ringrazio per avermi invitato all'inaugurazione di questo archivio delle scritture popolari siciliane, al quale auguro di cuore un prospero avvenire. Devo confessare che io ho sempre seguito con grande sorpresa e incredulità, ma certamente anche con grande soddisfazione, l'interesse continuo e crescente che ha accompagnato dalla pubblicazione del libro Terramatta e Inaudi in poi, tratto, come ben sapete, dal primo memoriale dattiloscritto che si trova all'archivio di Pieve Santo Stefano, la scrittura di Vincenzo Rabbito.
essa è diventata un po' di tutto, un po' bestseller, un po' casale letterario, un po' teatro, un po' cinema, e infine l'anno scorso un secondo libro, Il romanzo della vita passata, sempre Einaudi, tratto questo dal secondo massiccio del teloscritto, che in fotocopia si trova ora in vostro possesso. Insieme a Cantastorie, che io stamattina ho portato al direttore dell'archivio, un quaderno che noi figli abbiamo pensato di donare in originale e in esclusiva a questo archivio. E quindi Terramatta, l'originale si trova a Pieve Santo Stefano. Il romanzo della vita passata, la fotocopia si trova qua, insieme all'originale del quaderno dei due Cantastorie che sono. Nessuna altra sorpresa, lo dico con tutto il cuore, mi ha colpito più di questa ultima, alla quale con grande piacere partecipo. Venendo qui pensavo, ma guarda un po' mio padre, che non è entrato mai in un'aula scolastica. E ecco che viene accolto addirittura in un istituto universitario, e a Palermo per giunta. Avrebbe lui mai potuto immaginare un salto tanto straordinario? Ma che ci andassero i figli all'università era e doveva essere possibile. Era questo infatti l'obiettivo più importante che si prefiggeva di raggiungere da vivo. Ma che c'entrasse lui stesso, in prima persona, mai e poi mai, credetemi, l'avrebbe potuto immaginare. Ed invece eccolo qui, Vincenzo Rabbito all'università. E per giunta da morto, da trapassato, da deceduto. Ora io, dopo aver fatto queste considerazioni su quanto scritto da Vincenzo Rabbito, faccio un ragionamento. Perché la fondazione che è in itinere, quella di Vincenzo Rabbito a Chiaramonte Gulfi, il paese natale, a cui sarà affidato l'originale della vita passata, del secondo dattiloscritto, perché non si mette in rete insieme a Pieve Santo Stefano e insieme all'archivio dei diari per fare un qualche cosa di comune rispetto sia a Vincenzo Rabbito e sia alle scritture popolari siciliane, italiane, chiamiamole così. Penso che l'ultimo passo che io possa accompagnare Vincenzo Rabbito sarà questo qua. Mettetevi in rete, fate qualche cosa insieme. Io poi posso trapassare, non mi interessa più. Grazie. Forse è meglio tenere questo. Noi, a parte ringraziamo Gaetano Rabbito per il dono che ci ha fatto, e aspettavo che fosse lui a dire appunto dare questa notizia, che abbiamo in originale l'ultimo quaderno inedito che lo stesso Vincenzo ha chiamato il quaderno del Cantastori, perché a quanto pare è la trascrizione. Ci vorrà. Sì, con l'originale, sì, esatto. Con lo spago degli emigranti, esattamente. Esatto. Abbiamo già letto, abbiamo già dato un'occhiata ed è un documento straordinario, perché non è soltanto la trascrizione, c'è proprio una nota introduttiva, sembra proprio un lavoro da ricercatore, da etnografo. Rosario c'è, perché Rosario Perricone c'è? No, non c'è, è il direttore del Museo delle Marionette, perché poi ovviamente dovremmo parlarne assieme per lavorarci. Accogliamo ovviamente l'invito di Gaetano Rabbito, adesso parleremo anche con Massimiliano Bruni, che è in rappresentanza di Natalia Cangi, la direttrice, ce ne parlerà, della messa in rete, perché questo è fondamentale, gli archivi devono dialogare, questi archivi, ovviamente l'archivio di Pieve è un archivio nazionale, ma dialoga e vuole dialogare, ne abbiamo già parlato, con gli altri archivi più piccoli che sono sparsi nel territorio, ed è fondamentale per poter lavorare e realizzare una vera rete delle scritture popolari. A proposito di questo, non ci allontaniamo molto da Gaetano Rabbito, perché in realtà in Italia la prima a occuparsi di Vincenzo Rabbito, ad averla scoperta assieme a Giovanni Ruffino, è Luisa Menta. Poi altre vicissitudini hanno impedito ma Natalia Cangi ha detto che vorrebbe lavorare all'edizione critica di tutti i memoriali, quindi
dovremmo mettere, quando finisci di fare la prorettrice ci mettiamo a fare questa cosa. Esatto. Quindi lascio la parola a Luisa, che non credo che ci parlerà di Vincenzo, ma della fatica che sta per uscire, che è il primo volume della collana di scritture popolari editi dal Centro, che è il diario di Carolina Drago, signora di Galatimo Mertino, ancora vivente, e anche lei È morto? Ah, sapevamo. Volevamo presentarglielo, no, ma vive ancora comunque nei social, perché il figlio Pino la fa ancora rivivere con una pagina social importantissima e seguitissima, anche io e Marina la seguiamo sempre. Prego la parola a Luisa. Le altre vicissitudini abbiamo ricostruito con il signor Rabito, che sono state la nascita della mia seconda figlia, perché ci eravamo conosciuti nel 2008, quando ero incinta appunto della seconda figlia, quindi ecco, gli altri impegni poi furono questi. Comunque, sì, oggi io non tornerò su Vincenzo Rabito, ma il mio contributo invece è relativo appunto al contributo di una donna. Abbiamo visto nell'insieme di scritture che abbiamo che anche le scritture femminili non sono poche, però appunto l'occasione di poter lavorare sul diario di Carolina Drago è stata anche l'occasione per riflettere su alcuni punti relativi anche alle scelte editoriali, perché appunto differentemente dal caso di Rabito, la signora Drago aveva una scrittura più addomesticabile, fortunatamente, ecco, non aveva quella verve scrittoria di Vincenzo Rabito, e quindi appunto ci siamo interrogati sul tipo di interventi editoriali e poi anche così sui sviluppi futuri che possono essere appunto quelli dell'archivio. Innanzitutto il primo punto, cioè in che modo la variabile di genere in qualche modo arricchisce l'archivio. Appunto dicevamo, Carolina non è un unicum, soprattutto perché nella scrittura di tipo epistolare le donne forse più nei ricettari, e per questo è molto utile a mio avviso che ci sia questa distinzione per generi testuali in un archivio, perché ci permette di leggere i dati in modo intrecciato. E sicuramente appunto scritture epistolari, anche ricettari sono dei testi molto frequenti. Però qual è il tratto interessante? Che nel caso di Carolina c'è una compresenza di più generi, perché lei scrive 176 pagine di diario, ma in queste 176 pagine di diario le pagine autenticamente di tipo memorialistico si intrecciano con ricette, canti, preghiere, e quindi con una serie di altre diciamo di altri generi appunto che fanno sì che questo appunto contributo di Carolina all'archivio sia particolarmente ricco. Un punto su cui appunto mi sono soffermata, anche se c'è una differenza nel modo di approcciarsi alla scrittura, dal punto di vista della scolarizzazione, ecco, non ci sono differenze tra lei, Bordonaro e Rabito, perché appunto in tutti i casi si tratta di una scolarizzazione interrotta. C'è da dire che nel caso di Carolina c'è stata una scelta di andare a lavorare, cioè meno diciamo subita la scelta di allontanarsi dalla scuola, ma un po' più condivisa, ecco. Lei stessa dice che non aveva grandissima voglia di studiare e quindi ha preferito fare altro, e così ha lasciato il percorso di scolarizzazione. Il rapporto con la storia raccontato da una donna, questo è interessante, perché mentre appunto il Gattopardo popolare, come è stato definito, di Vincenzo Rabito, ha visto questo intrecciarsi tra vicende private ma soprattutto grande storia, cioè sono i suoi occhi sui grandi avvenimenti della storia del Novecento, e così anche nel caso di Bordonaro l'esperienza dell'emigrazione, quindi entra e racconta in prima persona fatti che hanno costituito appunto capisaldi della storia del Novecento. Nel caso di Carolina i fatti narrati si intrecciano soltanto parzialmente con la grande storia, perché per esempio l'epidemia di spagnola a cui fa riferimento e gli anni '20 per la generazione dei suoi genitori, o la seconda guerra mondiale, perché rimane più su un piano intimistico. E anche il titolo stesso, cioè questo diario autobiografico familiare di vita contadina, fa emergere quelle che sono le due anime della sua esistenza, appunto la vita familiare e la vita contadina. E queste sono appunto quindi non c'è quella, ecco, potremmo dire, vastità di orizzonti, ma il destinatario di queste sue memorie sono i suoi figli e i suoi nipoti. Lei parla direttamente con i suoi figli e i suoi nipoti. È vero che anche nelle altre opere di memorialistica l'intento è sempre quello di tramandare, però
mi pare di vedere che nel caso per esempio di Vincenzo Rabito c'era un voler parlare ad un pubblico più vasto, mentre invece lei in qualche modo riduce a questo pubblico ristretto con cui sente anche il bisogno di scusarsi per gli errori, no? Questo è un topos di tutte queste scritture delle classi popolari, cioè il fatto di scusarsi per gli errori fatti, però anche nel suo caso queste scuse sono più per i suoi figli e non appunto per un vasto pubblico, quindi tutta diciamo la dimensione familiare è una cifra comune. E inoltre un altro tratto che notavo è che nel caso diciamo di Carolina, anche se il racconto è un racconto legato alla difficoltà della vita, alla durezza, agli stenti, non c'è mai una rabbia sottostante. Ecco, anche in questo notavo un po' una differenza che non so se possa essere di genere o semplicemente caratteriale, mentre nel racconto di Vincenzo c'è sempre una verve e una voglia polemica, anche una vis polemica forte nei confronti della vita. Nel suo caso invece c'è una sorta di rassegnazione, accettazione che si riflette proprio nel tipo di prosa. Non c'è questa, diciamo, anche avvilupparsi, no, del racconto e della narrazione, c'è una linearità appunto, che nasce dalla serenità di scrivere per il proprio nucleo di affetti e dal punto di vista appunto c'è anche una consapevolezza di fondo sulle proprie competenze linguistiche che appunto non sono alte, ma ciò nonostante il racconto prosegue in modo piano, oserei dire, non così tormentato che tormenta il lettore. Proprio per questo discorso, cioè perché è così anche piano. Lei, per esempio, la scelta della punteggiatura, siamo ben lontani da questa ansia di volere dimostrare quasi, di appropriarsi della pagina scritta attraverso la punteggiatura con quell'uso tipico che ormai appunto è diventato cifra costitutiva di Rabito. Lei appunto fa delle scelte anche dal punto di vista della punteggiatura molto parche per dividere quelli che secondo lei sono nuclei informativi fondamentali da trasmettere al lettore. Ora tutto questo chiaramente rende più agevole prendere delle scelte, perché chiaramente il primo, passata la fase di archiviazione dei materiali, la seconda fase è come renderli fruibili, quindi diciamo affrontare il problema delle scelte e questo appunto nella pubblicazione che stiamo per fare è evidente, come normalizzare in qualche modo le scelte sia all'interno di un testo ma anche poi in modo trasversale con gli altri testi dell'archivio. È evidente che le caratteristiche linguistiche di ogni singolo testo fanno sì che forse trovare una linea comune non sarà facile, cioè ogni testo, ogni autore sarà degno di una riflessione proprio per il suo stile proprio di scrittura. Nel caso di Carolina si è scelto di intervenire il meno possibile perché il testo stesso ci consente di intervenire il meno possibile, proprio lasciando questa patina di autenticità della sua lingua. La punteggiatura chiaramente è stata integrata laddove ci fossero delle difformità, diciamo, tra appunto nucleo informativo e scelte interpuntive e però per il resto si è pensato di non, nei casi in cui appunto ci fossero delle assenze totali di segni interpuntivi, per esempio questo avviene nelle preparazioni gastronomiche, no? Ed è interessante perché sembra quasi che tutta la preparazione viene vissuta come un unico nucleo informativo senza che sia possibile scandire delle fasi. Per il resto invece appunto si è lasciato tutto più o meno dal punto di vista appunto delle scelte grafiche. Siamo intervenuti soltanto quando per esempio i casi di univerbazione rendono incomprensibile il testo e quindi era necessario sciogliere. Per esempio c'era questo coraltro che era con l'aratro, per dire un esempio a titolo così, quindi era utile appunto esplicitare. E poi i lessemi sono lasciati in siciliano perché il suo nucleo forte rimane il siciliano, anche se è una scrittura di italiano popolare, però tutto un mondo che è il mondo dei referenti della vita contadina ma anche della casa trovano espressione soltanto in dialetto, e quindi abbiamo anche lasciato i termini nell'originale mettendo delle note laddove appunto fosse necessario. Per concludere appunto mi sembra utile dire che questa scelta appunto di rete è fondamentale sia verso l'esterno ma anche all'interno, cioè riuscire a fare dialogare fra di loro
i testi, sia per quanto riguarda i generi testuali, ma anche come sorta di vocabolari atlante in cui possono fungere come etnotesti da cui trarre appunto per i lessici settoriali e farli dialogare con l'indicizzazione sulle parole chiave, secondo me è molto utile. E poi tutto questo archivio, io credo che alla fine possa anche diventare una base semplificativa per una sorta di... Qua è una sorta di ossimoro, grammatica dell'italiano popolare, perché ci permette appunto, non tanto ragionando in termini di lontananza o vicinanza a una norma che non avrebbe senso, ma ci permette di ragionare come diasistema in cui appunto il dialetto che rimane vitale può essere descritto e tende a rivitalizzarsi tramite il contatto con l'italiano verso cui si tende ma da cui ci si allontana. Grazie Luisa per le suggestioni, soltanto un paio di cose, le due cose che sono d'accordo con tutto. La questione della scrittura al femminile, cioè la differenza di genere, è qualcosa su cui si sta lavorando, perché in effetti le donne in queste forme di scrittura emergono raramente, sono diciamo, le subalterne dei subalterni in qualche misura, per varie ragioni, non ultima anche il fatto che comunque dal punto di vista del livello di alfabetizzazione avevano una possibilità ancora minore di poter raggiungere la scrittura in questi termini, e ci si sta proprio lavorando. E forse il primo tentativo di far dialogare i testi è quello delle scritture al femminile, perché si stanno cogliendo alcuni punti assolutamente di consonanza, per esempio anche con scritture che non sono siciliane. Penso al diario di Clelia Marchi, per esempio sia Anna Greco che Clelia Marchi scrivono quando muore il marito, cominciano a scrivere quando muore il marito, e non è un caso forse. Non so, noi in realtà sicuramente forse per Clelia Marchi no, perché fu veramente una tragedia, però in altri casi insomma, ecco. Adesso passiamo a un altro, abbiamo visto diciamo, il parere, ne vedremo anche con Maria D'Agostino, diciamo, la voce dei linguisti, perché l'archivio nasce per iniziativa del Centro Studi Filologici e Linguistici, però abbiamo voluto accogliere anche la voce degli storici, oltre a quella dei nostri amici antropologi che fanno parte integrante del centro, appunto Rosero Perricone, Ninuzzo Buttitta, eccetera, ma abbiamo voluto integrare con la presenza degli storici, in particolare di Claudio Staiti e di Santolombino, che per motivi diversi si sono occupati di scritture popolari nei loro lavori. Santolombino così come Luisa Menta e Giovanni Ruffino sono gli scopritori di Rabbito, Santolombino è lo scopritore di Tommaso Bordonaro, ovviamente. E qui entra dentro un altro aspetto della scrittura: chi scrive anche per chi parte, chi si sparte. Quindi diciamo la voce di Santolombino questo pomeriggio penso che si concentrerà su questo aspetto del nostro archivio, quindi do la parola a Santo, che è il direttore del Museo delle Spartenze, oltre che una grande anima del mondo dei subalterni, che è uno dei primi in Sicilia ad aver dato voce, ho provato a dargli. Molte grazie, anzitutto grazie agli organizzatori del convegno, al Centro Studi, al professor Ruffino e a Giuseppe Provenzano, paternostro, per questa iniziativa di oggi pomeriggio. Avendo partecipato nel 1987-88 ai convegni di Rovereto e Trento sulle scritture popolari, c'è sempre stato un tentativo già all'inizio di federare tutti i vari archivi, quello di Genova, la facoltà di lettere di Roma diretta da Raul Mordenti, eccetera, in una rete che potesse far circolare le varie scritture e le notizie che riguardano le varie scritture, oltre che lo studio di queste. Nelle varie tappe di una caccia che dura da allora, diciamo che molti testi sono a poco emersi, ne cito alcuni per brevità. Per esempio l'ultimo arrivo sono le lettere e le cartoline postali di un soldato di Sommatino che ha fatto la prima guerra mondiale, Salvatore Sutera. Poi una lettera
al duce della suora Namio di Marineo, che dopo la visita di Mussolini in Sicilia ha voluto scrivere a Sua Eccellenza per poter evidenziare i problemi reali del suo paese. E questa è una lettera di un certo tono. Ma un altro importante un gruppo di testi sono le lettere che abbiamo raccolto al Museo delle Spartenze e dell'area di Rocca Busambra, che sono lettere di emigrati che partono dagli anni 30 da Chicago o da New York e arrivano fino agli anni 70 e agli anni 80 alle lettere di Tommaso Bordonaro ai suoi amici in Sicilia. Queste lettere sono molto suggestive, alcune sembrano scritte con l'eliografo o con la punta del sismografo, in una pagina pienissima, perché queste lettere non lasciano spazio ai vuoti, non ci può essere un vuoto, perché tutti gli spazi vengono utilizzati. Altre lettere importanti sono quelle che hanno scritto le donne del Partito Comunista Italiano e dell'Unione Donne Italiane a Gino Cortese, che era stato un partigiano a Parma col nome di Ilio e che poi fu dirigente delle lotte contadine a Caltanissetta, e l'editore Navarra ha pubblicato l'anno scorso le straordinarie, le ha titolate queste lettere di varie compagne, amiche di Gino Cortese, che hanno scritto, tra cui Anna Grasso e altre di cui non ricordo il nome, che hanno scritto a lui, che era attualmente in quel momento in carcere. Un altro testo al femminile stavolta, anche questo al femminile, scusate, è stato insignito della menzione d'onore al premio Pieve Santo Stefano del 2023 a settembre, scritto da Giovanna Benfratelli di Corleone, che ha scritto la sua vita col titolo Crescere tra luci e ombre a Corleone, con tutto quello che comporta questo. L'altro memoriale in cui si parla di emigrazione è quello di Santi Zuccaro, classe 1930, nato a Palermo ma adottato da una famiglia a Marineo, il quale viene a sapere per caso, andando a fare il servizio militare, di essere stato adottato. Ma già da tempo lo scontro col padre padrone era evidente, perché lui vuole innovare anche in campo agricolo, ma il padre si oppone fortemente alle sue proposte di miglioria, di bonifica dei campi che il padre possiede, e il padre si oppone anche al suo tentativo di inserirsi nell'industria edilizia negli anni del cosiddetto sacco di Palermo. Lui diventa un esperto di esplosivi per ricavare la pietra dalle montagne e poterla utilizzare nelle costruzioni, ma il padre si oppone, come si oppone al fidanzamento con una ragazza di Marineo. E tutta questa serie di contrasti porterà alla fine il nostro Santi Zuccaro e la moglie Carmela Calderone ad emigrare in Piemonte, dove lei farà la parrucchiera, lui si occuperà di lavorare presso un mulino elettrico, di cui ha imparato il funzionamento attraverso la scuola radio Elettra. Ma anche lì arriva il padre, o tramite il parroco, tramite i carabinieri, o direttamente di persona, a recuperare questo figlio prodigo, a portarlo un'altra volta a Marineo. Il figlio e la moglie Carmela per una volta abboccano all'amo, tornano in paese, cominciano a credere, si illudono di credere alle promesse
del padre, ma dopo un po' si accorgono che sono tutte promesse vane, mai mantenute, e quindi decidono di uscire ancora una volta dalla Sicilia, ma stavolta di andare in un posto dove il padre non possa arrivare, neanche il prete, neanche i carabinieri, in Canada, dove lì lui lavorerà a un mulino e in più diventerà, lui che ha la quinta elementare, diventerà correttore di bozze di un periodico italo-canadese di Toronto. Dopodiché il nostro professore, appena io vado troppo fuori tempi, mi richiama, il nostro e la moglie, per motivi di salute, però si devono spostare negli Stati Uniti d'America, dove la comunità, diciamo, originaria della Sicilia è molto più ampia, però lì si ambientano, si danno da fare nel commercio, diventano imprenditori, ma che succede? Succede nel 2008 la crisi del subprime in America e in tutto il mondo occidentale e tutto quello che hanno accumulato in 30 anni di lavoro viene meno. A questo punto, a parte i dissidi con i figli, Santi Zuccaro si accorge che nella vita lui ha avuto sempre fiducia negli altri, li ha sempre aiutati, si è sempre comportato con grande gentilezza, era molto, diciamo, vicino ai principi del Buddha, molta gentilezza, ma quando lui ha bisogno, al momento della crisi, nessuno viene in suo soccorso. E quindi lui dice: ho deciso di mettere un stop, che può essere anche il titolo di questa pubblicazione, quando ci sarà, e decide di smetterla di essere pietoso, misericordioso, amichevole, gentile con gli altri, e quindi di mettere fine a questa sua parte della vita. Tanto più che poi, o meglio un po' prima, ha visto la tragedia delle Torri Gemelle che lo hanno sconvolto, e per cui comincia, diciamo, a fare tutta una serie di analisi, e anche Dio, secondo lui, lo ha abbandonato, che non è la prima volta, perché insomma anche altre volte, anche dalla croce, qualcuno accusava il padre di averlo abbandonato. Questo memoriale è scritto a mano e poi trascritto dai nipoti a Marineo, quando lui, appunto in seguito alla crisi del 2008, ritiene opportuno tornare alla base, quindi una sconfitta esistenziale complessiva che lo porta a ritornare al punto di partenza. L'ultima cosa che vorrei dire è che ci sono dei diari o dei memoriali che non entreranno mai nell'archivio, perché i familiari non acconsentono alla pubblicazione. E ci sono due a cui io tengo moltissimo. Uno è di un siciliano di Termini Imerese, nato nel 1860, pescatore, che poi emigrerà a New Orleans e diventerà un grande esportatore di ortofrutta tra New York, la Sicilia e la Louisiana. Nel 1924 detta le sue memorie a un amico che le scrive a macchina e che raccontano appunto queste varie attività, queste vicissitudini familiari, e che i familiari americani mi hanno scritto tramite un avvocato che mi diffidano dalla pubblicazione del diario, ma non solo, diffidano anche chiunque a mandarlo all'archivio di Pieve o a quello siciliano. E quindi, diciamo, è una pena terribile per me. L'altra pena è il fatto che una signora di un paese della provincia di Palermo, Maria Basile, a un certo punto della sua vita scrive una lettera ai figli di primo letto per spiegare le sue scelte, e forse ne ha scritta un'altra ai figli di secondo letto appunto per lo stesso motivo.
È una storia molto tragica, perché lei racconta del fatto che a un certo punto ha rivisto il vecchio fidanzato che l'ha violentata, l'ha portata con sé, li hanno arrestati perché in quel periodo una donna sposata non poteva abbandonare il tetto coniugale senza conseguenze penali. Dopodiché lei racconta come abbia sofferto per aver abbandonato i primi figli, i figli di primo letto col marito, e vuole giustificare quello che è successo in un memoriale molto interessante e molto tragico, che anche questo i familiari non vogliono sia pubblicato. Quindi è un secondo dispiacere di cui voglio farvi partecipi. Grazie. Grazie a Santolombino. A proposito di quest'ultimo aspetto che tu hai detto, in realtà certo c'è il dispiacere, ma uno dei punti su cui ormai noi tutti riflettiamo è l'etica della ricerca, quindi è chiaro che se c'è un motivo ostativo per pubblicarlo o qualcuno non vuole pubblicarlo, noi non possiamo ovviamente, dobbiamo appunto essere legali, ma non soltanto, ma anche etici, perché noi ragioniamo sia in termini legali ma in termini etici sull'etica della ricerca, su cui insomma abbiamo ragionato tantissimo in questi anni, proprio per questo tipi di scritture o di testimonianze, anche quelle più recenti. Adesso magari la professoressa ce ne dirà dopo che diamo la parola, questa piccola parte storica, dopo uno storico, un altro storico, Claudio Staiti, che noi abbiamo conosciuto, anzi in realtà ci ha contattato. Claudio, dopo avere pubblicato 2 libri sui siciliani nella Grande Guerra, quello su Un pacifista in trincea di Vincenzo D'Aquila e I siciliani nella Grande Guerra, che poi è stato il motivo per cui invece Claudio ha conosciuto Gaetano Rabbito, perché ovviamente ha dato ampio spazio alla parte del memoriale Rabbito sulla Grande Guerra, e quindi da storico ha fatto un libro sulla Grande Guerra tutto basato sulle lettere o sulle testimonianze dal basso, non solo di soldati ma anche di ufficiali e di sottufficiali. Anche in questo caso scritture popolari, non è detto che siano scritture di ora dico la parolaccia che non si deve dire, la S-word, semicolti, ovviamente non è chiaro che su questo stiamo ragionando, anche perché non l'abbiamo chiamato le semicolti, incolti. Diversamente colti. Esatto, perché abbiamo appunto ufficiali, sottufficiali che scrivono, no? Censurati, che poi Claudio, di cui testimonianze Claudio ha ottenuto, essendo proprio vittime della censura, sono a tutti gli effetti scritture popolari, perché sono scritture negate, no? Voci che sono state negate, testimonianze negate, anche da parte di ufficiali. Questo è molto interessante. Quindi Claudio ci parlerà non solo di questo, ma del valore storico di archivi, di scritture. Grazie, buonasera a tutti e a tutte. Intanto non posso che ringraziare il centro, al quale faccio ovviamente gli auguri per questo compleanno, auguro almeno altri 70 anni di vita e prosperità. E grazie al professore Ruffino, grazie al professor Paternostro per l'invito e anche per avermi incluso nel consiglio scientifico del neonato Archivio Siciliano di Scritture Popolari. Dirò brevemente in questo intervento, mi sono fatto un po' 3 domande. La prima: cosa significa per me questo archivio? Cosa significa questo archivio per chi si occupa di storia? E cosa significa per i siciliani questo archivio, che oggi presentiamo più ufficialmente? Rispondo alla prima domanda, un po' l'ha detto il professor Paternostro, come mi sono avvicinato io a questo archivio. Nel 2019, discutendo la mia tesi di dottorato, che poi è confluita nel libro uscito l'anno scorso sulla Grande Guerra dei Siciliani, scrivevo quanto segue. Un interrogativo mi ha accompagnato durante la stesura di questo lavoro. Quanti epistolari, memorie e quaderni di guerra redatti da siciliani e siciliane attendono ancora di essere conosciuti? Se uscissimo dall'ambito strettamente legato alla Grande Guerra, potremmo benissimo porre lo stesso quesito nei riguardi delle scritture popolari riguardanti altri periodi forti della storia recente dell'isola,
l'ampio e in parte ancora inesplorato colossale esodo degli emigranti, il secondo conflitto mondiale, la percezione degli isolani rispetto al fenomeno mafioso, senza parlare di altri eventi luttuosi e catastrofici come ad esempio terremoti, eruzioni, alluvioni e via dicendo. Tutte circostanze che ugualmente non possono non aver lasciato traccia. Alla luce di questo, non appare certamente fuori luogo auspicare che sia al più presto costituito un archivio siciliano di scrittura popolare. Un archivio di questo tipo, sulla scia di quanto già realizzato dagli archivi di Genova, Trento e Pieve Santo Stefano, ineguagliabili guide e depositari della memoria a livello nazionale e non solo, potrebbe aspirare ad essere per la Sicilia e più in generale per tutta l'area del Mezzogiorno un centro di raccolta di scritture intime e un ulteriore punto di riferimento per gli studiosi. E concludevo ancora: la mancanza di un centro documentale di questo tenore, infatti, ha fatto sì che sinora documenti di per sé preziosi e unici, laddove non donati agli archivi sopra citati o pubblicati per le cure di pochi appassionati cultori locali, siano stati facilmente dimenticati o peggio, per sempre compromessi per l'incuria dell'uomo. Recuperare quindi le testimonianze popolari dei siciliani significa fornire maggiori chiavi di lettura per tentare di abbracciare la complessità della storia della Sicilia e con essa di un intero paese. Una storia fatta di eventi, numeri e date, ma soprattutto e sempre di persone. Ecco, negli stessi giorni, possiamo dire, in cui io mi proponevo e proponevo all'eventuale lettore questa costituzione di un eventuale archivio, il professore Paternostro proponeva, ovviamente dal canto suo e dalle sue competenze linguistiche, una cosa simile. Ed è stata una fortuna e una benedizione il fatto che il centro abbia costituito questo archivio, perché sarà, e lo ha già dimostrato bene il professore Lombino quando ha parlato di tutti questi casi, diciamo, di epistolari, di memorie, sarà veramente un luogo di incontro per i linguisti, per gli antropologi, per gli storici, perché ogni fonte può essere letta da vari punti di vista e sotto vari aspetti. E quindi vado alla seconda domanda: cosa significa per chi si occupa di storia questo archivio? Ha scritto Quinto Antonelli, che è uno storico trentino, fondatore dell'archivio di scrittura popolare di Trento. Ha scritto a proposito lui sempre parlava della Grande Guerra e diceva che in particolare le lettere e i diari non sono state scritte per noi che ora li leggiamo, a proposito di quello che diceva prima il professore Lombino, ma erano parte di una comunicazione intima, chiusa entro la cerchia familiare, in continuità con il colloquio orale caratterizzato dalla confidenza filiale e coniugale. Noi, lettori postumi, non eravamo previsti, tanto che di fronte alla fragilità di quella scrittura la nostra presenza ha ora qualcosa di intrusivo e di impudico. Quindi noi, storici, come ci poniamo di fronte a queste che sono fonti, laddove c'è l'interesse storico, ma c'è anche la percezione di essere noi degli intruder che devono forzare un po' l'aspetto insomma, della narrazione. E lì è la difficoltà e il problema etico c'è sempre. E cosa significa per chi fa storia? È un archivio di questo genere fondamentale. Considerate appunto che per la mia ricerca che ho compiuto ho finito ormai 3 anni fa, io mi sono dovuto rivolgere ovviamente ad altri archivi e in particolar modo, e qui c'è il dottor Bruni collegato, all'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, dove mi sono recato più volte e che è stato per me fondamentale, perché ho potuto lì recuperare tante fonti, fra le quali ovviamente Fontanazza, poi Terramatta, di Rabbito, che ho citato in alcune pagine inedite che poi l'edizione in audio del 2007 non ha considerato. E allora a questo punto non posso anch'io che unirmi ai ringraziamenti veramente affettuosi, posso aggiungere, con i fratelli Rabbito, in particolare con Gaetano che è qui con noi, per il dono che ha fatto a tutti noi, a tutta la Sicilia e ai ricercatori non solo siciliani che potranno avere a che fare con questo testo e che è un po' la punta di diamante, diciamo, di questo nostro nuovo archivio, del quale mi onoro anch'io di fare parte e per cui collaborerò. E quindi concludo: cosa significa per i siciliani questo archivio? Negli anni *80 ci fu la nascita del primo grande archivio, l'archivio dell'Istituto Nazionale di Pieve Santo Stefano, che è ineguagliabile, lo sarà e sarà irraggiungibile. Saverio Tutino, questo giornalista di Repubblica, ebbe l'intuizione di raccogliere in tutta Italia e di far spedire a Pieve Santo Stefano, questo piccolo paesino in provincia di Arezzo, lettere, diari, memorie.
In quegli stessi anni 80, lo diceva il professore Lombino, grazie al a un convegno proprio sulla scrittura popolare di Rovereto degli anni 1985, si costituiscono anche altri 2 archivi, uno a Genova, l'archivio Ligure della scrittura popolare, fondato da Antonio Gipelli, e l'altro a Trento. L'unico con radicamento accademico finora era l'archivio Ligure della scrittura popolare, un centro importante perché è un centro vivo, non che Pieve non sia vivo, però Pieve ha un'altra dimensione, non è una dimensione accademica. Genova ha una dimensione viva nel senso che c'è un continuo afflusso di studenti, dottorandi, ed è quello che starei facendo anche qui a Palermo, quindi è molto positivo il fatto che l'archivio sia anche un centro di scambio e di studio, di ricerca sul campo quasi quotidiana da parte degli studiosi palermitani e non solo. Cosa significa per i siciliani? Un'ulteriore possibilità, come ho detto all'inizio, di saperne di più sulla propria storia, sulla propria lingua e di guardare finalmente, anche possiamo dire a testa alta, il resto d'Italia e magari smentire determinati stereotipi storiografici. Uno ho provato a smentirlo io sul presunto analfabetismo, sul presunto silenzio dei soldati siciliani che, come ben sappiamo e come Rabito ci dimostra, anche se per quasi il 50% erano analfabeti, fecero di tutto per scrivere. Perché? Perché la scrittura era forse l'unico mezzo di sopravvivenza di fronte all'orrore che fu la Grande Guerra. Quindi grazie e auguri all'archivio. A proposito di smentire stereotipi, hai non neanche sforato, hai anticipato i 2 minuti, quindi sei stato per... Te li prendi dopo eventualmente, perché stiamo veramente andando velocissimi, ma molto, molto denso. Anche, insomma, è stato anche bello il modo in cui, ripeto, qualcuno si è avvicinato dicendo ma avevamo avuto la stessa idea da altri punti di vista. Quindi questo ci ha confortato ulteriormente per andare avanti e iniziare. Siamo ancora assolutamente all'inizio. Adesso, prima di dare la chiusura del primo giro, perché siamo abbastanza in orario, a Massimiliano Bruni, la parola alla professoressa Maria D'Agostino, la quale a proposito di diari di memoria ne sa qualcosa, perché ne ha pubblicato anche lei uno in un lavoro che abbiamo fatto. In realtà ha scritto quasi tutto lei, veramente, forse uno dei primi diari pubblicati di siciliani, credo. Credo che in quel caso fosse Seconda Guerra Mondiale, se non sbaglio, dipende pure di prima, sì, infatti, prima di andare in guerra e dopo di andare in guerra. Ma abbiamo ragionato più volte su alcuni aspetti, poco fa scherzare sulla questione dei semicolti, ma è una questione molto seria anche di capire appunto di che cosa stiamo parlando quando parliamo di scritture popolari. Però Maria D'Agostino ci dirà anche altre delle sue considerazioni che abbiamo anche fatto a volte assieme nelle nostre chiacchierate che ogni tanto facciamo. Allora, dirò poche cose perché ci sarebbe veramente moltissimo da dire, ma le mie sono forse riflessioni un po' al lato di questa conversazione. Intanto la domanda è questa. Mi faccio una serie di domande anche alla luce di quello che avete detto e che la strada che sta imboccando questo archivio. E anche alla luce di quello che è la nostra tradizione di ricerca. Stamattina molto bene Cortelazzo ha ricordato questi 2 casi importanti nella sua esperienza degli informatori di suo padre, e mentre io ascoltavo lui e ascoltavo voi cercavo di capire che rapporto c'è fra noi e le persone, le vite che mettiamo dentro questo archivio, no? Perché appunto il rapporto fra diciamo chi raccoglie e chi dà è stato storicamente, insomma, un oggetto di riflessione molto forte per la nostra disciplina, no? Appunto le riflessioni di Cortelazzo sono molto importanti, ma anche diciamo dentro l'Atlante linguistico della Sicilia abbiamo lavorato molto su questa questione di chi dà e chi riceve, che rapporto, insomma, su quella che pomposamente chiamiamo etica della ricerca e che comunque è poi
un nodo molto importante del nostro lavoro, no? Che diritto io ho di chiederti delle cose, che diritto tu hai sulle cose che dici, in che maniera conservi il diritto, tutti i tuoi diritti, anche se mi consegni una parte della tua vita, no? È una questione che abbiamo molto affrontato dentro l'Atlante quando abbiamo fatto le interviste orali, questa grande mole di interviste orali, quando abbiamo lavorato con i ricercatori, abbiamo cercato un po' sempre di avere la barra dritta su questo tema, no? E ancora di più questo tipo di riflessione è stata un po' centrale negli anni successivi, quando io con altri ci siamo un po' occupati e ci occupiamo tuttora di farci raccontare le storie delle persone che arrivano, in cui il problema dell'etica della ricerca è ancora più forte e importante, in quanto sappiamo benissimo che anche solo un piccolo dato biografico può significare problemi enormi per chi ce l'ha consegnato, perché come voi sapete molto spesso i dati delle persone sono, diciamo, in qualche maniera modificati per sfuggire a tutta una serie di controlli, eccetera, eccetera. Quindi il problema, diciamo, di io che in qualche maniera sono interessato a sapere delle cose di te e tu hai a volte voglia di raccontarmele, ma non sempre hai voglia che quel nostro racconto poi diventi un fatto collettivo. E questo discorso continua a essere importante. E pensavo stamattina e penso ora in che misura noi abbiamo dei doveri anche nei confronti di persone che sono morte, perché chi ci consegna i diari, chi ci consegna storie, spesso non è la persona non è lui in prima persona, ma sono altri, e questo forse potrebbe anche essere oggetto di riflessione per un archivio che viene da questa tradizione. Non è un archivio di storici, ma è un archivio di linguisti che su questo, diciamo, hanno fatto grande attenzione, no? Per esempio pensavo guardando alla scheda che avete fatto, come sarebbe importante che più di una semplice schedina, diciamo un po' burocratica, ci si raccontasse dal punto di vista, diciamo, dei nipoti, dei figli o di chi è venuto in possesso di quel materiale, ovviamente nel caso in cui il materiale non sia dato spontaneamente, il che in quel caso è tutto fuori discussione quello che sto dicendo, però diciamo questa fase sia un po' meno burocratica, perché io continuo a pensare che anche da morte ognuno conserva il diritto alla propria esperienza di vita, non è tutto semplice, ecco. Nel caso della signora che aveva avuto queste esperienze così importanti, mi sembra assolutamente necessario che, come facciamo noi, vengano occultati tutti i dati, diciamo, che in qualsiasi caso facciano riferimento a chi? Alla persona in carne ed ossa, no? Perché, ripeto, si tratta di aspetti della propria vita che certamente continuano a essere nostri in qualsiasi momento. Quindi la questione dell'etica della ricerca in sostanza si pone anche per questi archivi e si pone in maniera anche forte perché in questo caso molte persone non ci sono più. E questa è la prima questione su cui vorrei così spingere ulteriormente a una riflessione. Una seconda cosa che mi fa pensare è che il problema della specificità di un archivio linguistico, no? Quando è stato presentato diciamo, questo archivio si è detto giustamente che noi siamo linguisti, quindi non siamo né storici né antropologi eccetera, e quindi il nostro oggetto di riflessione è sempre la lingua. E questo
è che l'archivio non è un'edizione di testi, no? Immagino che siamo tutti d'accordo, quindi un archivio, oltre ad avere l'immagine digitalizzata, avrà una trascrizione. E questo, secondo me, è una cosa molto importante, che tipo di... per essere poi lavorata in maniera informatica deve essere in qualche maniera digitalizzata, e quindi non è un'edizione, quindi io non sono un'esperta, ma lascerei tutti i punti e virgola così come erano stati messi, e l'interlinea 0, perché quella fa parte, diciamo, del testo. È come se io gli ci togliessi alcuni caratteri di una autobiografia linguistica, perché quelli sono assolutamente, diciamo, fuori da qualsiasi forma di norma o di qualsiasi cosa. Quindi questo è molto importante. È chiaro che è una scelta che fa sì che quell'archivio sia di difficile consultazione, perché se io lo lascio nella forma, no? Questo non l'ho guardato, ma insomma nelle forme che conosciamo, rabbitiche è uguale. È chiaro che il problema della capacità di quell'archivio, fruibilità, di dialogare anche con altri archivi che sono fatti su altre, con altre competenze, con altri obiettivi. Lui parlava proprio un archivio, per esempio, dei testi della Grande Guerra, per lavorare sulla Grande Guerra, no? Per lavorare su qualche cosa che al di là, quelli sono una fonte che mi serve ovviamente per lavorare su un oggetto che è esterno. A me interessa questa fonte per lavorare su qualcosa che è interno, quindi questo è un tema, secondo me, di riflessione: cosa fare per far sì che questi testi rimangano nella loro forma, ma siano anche in grado di dialogare con altre possibilità, con altri modelli. Questo io non ho ovviamente nessuna soluzione, però penso che sia un problema. Un'ultima cosa e poi mi fermo. Ho scritto tante cose, ma penso che ci sarà tempo in un altro momento di ragionare. Non è stato nominato qua, ma penso che sia molto utile il dialogo con tutto quello che avviene e che sta avvenendo negli ultimi anni. Dialogo con due cose diverse. Mi è venuto in mente una cosa che ho dimenticato. Questo archivio dovrebbe dialogare, per esempio, su grandi temi come l'emigrazione, con altri archivi che ci sono d'altra parte, diciamo, nei paesi di arrivo. Negli Stati Uniti ci sono degli archivi importanti su questo, però si pone un problema grosso, che questi archivi spesso sono in un qualche inglese, che non so se si chiama un inglese popolare comunque, e quindi, diciamo, cade il vincolo, cioè questo siciliano comincia, non capiamo più se è il siciliano, diciamo, come luogo di nascita o il siciliano come lingua in cui, una delle lingue, diciamo, con cui è stato scritto. Questa è un'altra domanda. Lasciando stare questo, quindi pongo domande più che avere... L'ultima cosa che suggerivo, secondo me molto importante, è il dialogo con tutta l'archivistica che sta nascendo sul mondo della scuola, che viene dal mondo della scuola, cioè i quaderni degli studenti, no? I quaderni, lì c'è qualche cosa di gigantesco. Tutti noi, per appunto questi 2 giorni, finiscono con la scuola, siamo tutti un po' fondamentalisti scolastici, come si diceva un tempo. Da lì è una miniera inesplorata, no? I quaderni degli studenti e dei bambini delle elementari che si confrontano fra l'italiano popolare e l'italiano della scuola, no? Almeno nella mia esperienza scolastica c'era sempre la brutta e la bella, no? L'italiano che veniva dalla fonte bambino e poi la normativizzazione della scuola. Allora lì, secondo me, è un altro punto importante, no? I quaderni della scuola elementare in particolare,
che sono, secondo me, una fonte importantissima per capire anche questo italiano appunto che si confronta con la realtà, che si confronta con le norme, eccetera, eccetera. E su quello ovviamente bisognerebbe fare delle campagne di raccolta prima che gli archivi delle scuole, che spesso le hanno, le famiglie, eccetera, li buttino via, li buttano al macero. Prima che i quaderni scompaiano. E per ultimo, e adesso mi fermo, la domanda che facevo prima a Giuseppe, ma quando noi parliamo di scritture popolari, quindi scritture che hanno, diciamo, scritture non letterarie, scritture che non hanno un fine letterario, che non hanno un fine, diciamo, che sono in qualche maniera anche episodiche, perché gran parte delle scritture, per esempio dei soldati e degli immigranti, sono episodiche, legate a quell'esperienza, no? E poi appunto mio nonno, dopo aver scritto il suo diario, qua non ha mai scritto più nulla, però quando è andato in guerra con quella esperienza pesantissima, ha scritto un diario di ben 3 volumi. Che cosa fare delle scritture, diciamo, popolari di oggi, che sono secondo me le scritture dei social media, di persone che estemporaneamente raccontano pezzi della propria vita o si esprimono su pezzi della propria vita, e su questo ovviamente, se noi andiamo nel mondo dei media, troviamo quelli che diciamo non troviamo magari in altre fonti, li troviamo se lavoriamo nella scuola oggi, ma magari in forma limitata, cioè le persone che sono siciliane solo perché risiedono in Sicilia, cioè perché scrivono anche in parte in un italiano o un siciliano misto, eccetera, eccetera, perché per un periodo della loro vita o per tanti anni o per decenni vivono in Sicilia, quindi non sono siciliani come luogo di partenza. Che farne di questi? Perché su questo c'è pure, secondo me, molto da riflettere e da indagare. È un'altra area importantissima. Probabilmente non tutte queste cose sarà possibile, insomma, inserirle, però sicuramente come rete con altri soggetti che nel frattempo stanno lavorando su queste cose è possibile, cioè non è possibile fare diventare questo archivio tutto quello che si è detto, ma guardare in tante direzioni e quindi costruire rapporti con altri che stanno lavorando in queste direzioni, forse è possibile. Grazie. Grazie davvero a Maria D'Agostino, perché non è caso a parte adesso sentiamo Massimo Bruni, ho pensato di farla parlare per penultima perché avrebbe sicuramente dato una serie di input, alcuni su cui abbiamo pensato, altri ancora no. Per esempio mi era proprio sfuggita la questione dei diari, dei quaderni di scuola. Assolutamente sì, perché lì c'è l'incontro tra le due norme e antinorme, italiano scolastico. Sull'etica della ricerca ovviamente che fare è ancora forse peggio appunto dell'intervista orale, perché tu subito chiedi: ma scusa, posso pubblicare? Come pubblicare? Tu questo ti devi affidare a chi ha deciso per te di pubblicare, quindi si è arrogato il diritto di questo lo posso dire, questo non si può dire, eccetera. Quindi assolutamente sono tutte suggerimenti che devono essere ancora sciolti. Per esempio la cosa su cui si sta ragionando è la questione della trascrizione, perché la prima cosa, a parte rispettare il parlante, ma rispettare il testo. Se questo è un archivio di testi, il testo va rispettato per com'è, però allo stesso tempo lo devi fare dialogare con altri. Quindi per ora si sta provando a fare quelle che i filologi chiamano la diplomatica. Si fa la diplomatica, si mantiene, però ovviamente tu scopri che così non puoi fare dialogare, come diceva Luisa invece, i testi tra di loro. Quindi forse bisognerà trovare come al solito il giusto mezzo, quindi perdere qualcosa per poter... Sì, esatto, qualcosa si dovrà perdere da una parte o dall'altra se vogliamo raggiungere l'obiettivo che è quello della rete, e quindi che non è soltanto una rete esterna ma anche una rete interna dei vari testi, perché già si sta vedendo la differenza enorme su come sono scritti, lo stesso supporto, il modo dove sono scritti, perché per esempio citavo Clelia Marchi scriveva sui lenzuoli, quindi
Quindi proprio anche il supporto è importante, non è soltanto la questione banalmente della digitalizzazione e quindi del confronto. Esatto, anche poi le scritture esposte ovviamente, i striscioni che sono anche, i post sui social che sono fatti in modo anche diverso ovviamente, a seconda anche del formato che il mezzo ti impone, quel social ha quel formato di pubblicazione, quel social ne ha un altro, per cui se bisogna, io penso che si debbano inserire anche le nuove scritture perché ci fanno vedere qual è la nuova frontiera della scrittura oggi, bisognerà pensarci. E adesso io vorrei, se i tecnici diciamo, ci aiutano, e se il dottor Bruni, che pazientemente ci ha ascoltato, vuol concludere, noi andiamo alla mamma, cioè l'archivio di Pieve Santo Stefano, che da 40 anni è già... Sì, però in sala si sente? Sì, ora avviciniamo il microfono. Dico soltanto che ringraziamo Massimiliano Bruni, una data perché così lo dico io, giovedì il piccolo museo del Direro fa 10 anni di vita, 40 anni di archivio ma 10 anni di vita, ed è una cosa molto bella che mi è piaciuta il fatto come non faremo un convegno, non faremo niente, semplicemente il museo per quel giorno sarà aperto tutto il giorno gratuitamente per chi voglia andare, che di solito essendo piccolo c'è la prenotazione, noi ci siamo andati, quindi volevo dirlo io perché mi è piaciuto moltissimo questo loro modo di festeggiare, lavorando in sostanza, festeggiare lavorando. Quindi adesso avvicino il microfono, il dottore Bruni ci parlerà da parte di chi, del senior, quindi dell'archivio di Pieve Santo Stefano che ho visitato. C'è una bellissima sala tutta dedicata a Vincenzo Rabbito, dappertutto Vincenzo. Sì, buonasera. Fatemi sapere se mi sentite bene anche in sala. Posso procedere? Sì. Ok, buonasera a tutte e a tutti, è un piacere essere qua, ho seguito con estremo interesse, anch'io ho preso tantissimi appunti, cioè cercherò di condensare in questi 10 minuti un po' le valutazioni che sono emerse. Prima di tutto però insomma ci tengo veramente a ringraziarvi per l'invito, ringrazio gli organizzatori, ringrazio il professore Padre Nostro, ringrazio gli amici di Pieve, Santo Dombino e Gaetano Rabbito. E vi porto logicamente i saluti di Natalia Canci, direttrice organizzativa, che appunto non è potuta essere con noi in quanto impegnata in una trasferta sempre per l'archivio dei diari. Allora, in estrema sintesi, appunto, Pieve Santo Stefano è questo paese della Toscana più remota, ai confini tra Emilia-Romagna, Umbria e Marche, che nel 1984 appunto ha visto l'iniziativa di Saverio Tutino, giornalista, scrittore, giramondo, che in modo casuale si presenta in questa valle, la Val Tiberina, e fa atterrare qua la sua idea di costituire un archivio appunto di memorie private. Nel 1984 logicamente aveva una prospettiva di innovazione assolutamente impensabile per l'epoca. L'archivio è cresciuto molto fortunatamente in questi anni, attualmente vengono conservati all'incirca 10.000 testi che raggruppano autobiografie, memorie, diari e epistolari. E in brevissima sintesi ci piace sempre ricordare quali sono i due principi. Stavo cercando di capire come fare. No, stavamo cercando di capire questa cosa del microfono. Ok, va meglio? Forse sì. Ok. Dicevo, in estrema sintesi ci piace sempre ricordare i due principi sui quali poi Saverio Tutino ha basato l'attività dell'archivio e mi saranno anche utili poi per riprendere alcuni dei ragionamenti che sono emersi. Allora, da un lato l'accoglienza, ovvero l'archivio di Pieve Santo Stefano appunto accoglie qualsiasi tipo di testimonianza, purché sia autobiografica e inedita. Non ci sono, come sapete bene, insomma, criteri di ammissione in base alle capacità di scrittura, alla forma di scrittura e nemmeno appunto a posizioni etiche, politiche, religiose. A Pieve Santo Stefano la cittadinanza è aperta a chiunque. Il secondo principio, che è quello insomma, che forse interessa di più anche per gli aspetti poi che ho sentito trattare in questo interessante pomeriggio, è appunto la relazione tra il diarista, l'erede e l'archivio.
per volontà di Saverio Tutino la proprietà dei testi conservati in archivio rimane sempre del diarista o degli eredi che appunto hanno consegnato a noi il testo. Ciò significa che appunto qualsiasi forma di utilizzo passa da un'autorizzazione che viene consegnata o al momento della donazione oppure successivamente, però su questo aspetto poi ritornerei brevemente successivamente. Due numeri veramente rapidi, perché poi stamattina in vista di questo intervento mi sono divertito, fra virgolette, a fare una rapida ricerca nel catalogo dell'archivio che è consultabile online appunto nel sito archiviodiario.org. Anche in questo caso diciamo che ho fatto una breve ricerca con Palermo, perciò abbiamo circa 80 autori i diari sono conservati presso Santo Stefano, che appunto nella scala di catalogazione hanno come luogo di nascita la provincia di Palermo. Il luogo del racconto Palermo ricorre più di 110 volte. Se mettiamo insieme, l'ho fatto veramente in modo rapido oggi questa ricerca, tutte le province siciliane arriviamo a 500 testi che come luogo del racconto hanno una delle province siciliane. Questo giusto per dare la consistenza di quanto la Sicilia sia rappresentata nell'archivio di Pieve. Non è una statistica aggiornata, però fino a qualche anno fa era noto che dopo la Toscana la Sicilia fosse la regione più rappresentata all'interno dell'archivio di Pieve Santo Stefano. Questo anche per dare un riconoscimento della consistenza, appunto. Allora, abbiamo sentito trattare tantissimi aspetti che poi riguardano anche la nostra operatività quotidiana. Sicuramente c'è un primo, mi sono segnate alcune possibili sfide comuni che ci troviamo ad affrontare e che sicuramente potremmo condividere. In un primo passaggio ovviamente la raccolta e la catalogazione, perciò ho visto la scheda di catalogazione che state applicando, anche in questo senso l'archivio di Pieve Santo Stefano è partito da una scheda abbastanza consolidata nel sistema archivistico italiano, poi ne abbiamo fatto alcune personalizzazioni anche perché poi la varietà e l'eterogeneità dei testi è veramente molto ampia e appunto accedendo al sito archiviodiario.org, sezione catalogo, è ad esempio possibile vedere i campi principali attraverso i quali metadatiamo i diari. Al di là del societario nazionale, poi in realtà Pieve Santo Stefano ha deciso di affiancare un altro campo di metadatazione che viene chiamata parole chiave, per andare a declinare ulteriormente quelle specificità che alcune volte nel societario nazionale non vengono rintracciate. I diari di Pieve Santo Stefano arrivano, vengono catalogati tutti e vengono anche digitalizzati tutti, perciò noi abbiamo l'acquisizione del formato immagine praticamente in parallelo rispetto all'acquisizione. Per quanto riguarda la trascrizione, tema che ho sentito trattare, viene trascritto il materiale che in realtà partecipa al premio Pieve. Come sapete, appunto, chi consegna un testo può decidere se partecipare o meno al premio Pieve, che è il concorso annuale che ormai è raggiunto alla 40ª edizione. I testi ormai in modo consolidato che partecipano al premio Pieve vengono trascritti, cioè una buona parte comunque è stata trascritta. La sfida principale sicuramente è quella della fruizione e della valorizzazione, l'accessibilità, intendiamola come vogliamo, comunque la capacità di i fondi come quello che abbiamo a Pieve Santo Stefano, come quello che state incrementando voi, di diventare materiale vivo. Saverio Tutino aveva come finalità principale il dar voce alle storie delle persone comuni, perciò in modo naturale e istituzionale tra le nostre finalità appunto c'è quella del mettere a disposizione, rendere fruibile e valorizzare. Sì? No. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Okay. Questo va in varie direzioni, da un lato la messa a disposizione per studiosi, ricercatori, studenti e quant'altro, perciò la possibilità di Pieve Santo Stefano di mettere a disposizione i testi per coloro che ne vogliono fare approfondimenti. La logistica di Pieve Santo Stefano è complessa, non è semplicissima arrivare in archivio, però insomma fortunatamente sono sempre tanti appunto i ragazzi e le ragazze, gli studiosi che accedono all'archivio per farne ricerche
produzioni ulteriori. Parallelamente è sempre più frequente la valorizzazione verso un ampio pubblico fatta attraverso linguaggi altri, frequentemente linguaggi artistici che vanno dal cinema al teatro, ultimamente il podcast. Diciamo negli ultimi anni il linguaggio podcast, come sapete, ha assunto un'importanza ampia nel mercato della fruizione culturale. Sono sempre più frequenti registi, sceneggiatori e producer che utilizzano il fondo archivistico per creare nuova cultura. Questo logicamente è estremamente utile anche per un archivio come il nostro, perché altrimenti è realmente complesso rendere fruibile testimonianza a pubblico non esperto. Questo è un altro grande tema, ovvero l'accessibilità rispetto al patrimonio di pubblico esperto può essere mediata appunto attraverso schede di catalogazione e comunque un sistema anche infrastrutturale, chiamiamolo così, di supporto. L'accesso al grande pubblico in un patrimonio del genere è la vera sfida. Fondamentale i passaggi che ho sentito richiamare più di una volta, che avete insomma ricondotto all'etica della ricerca, e qui un po' mi ricollego a quello che dicevo circa l'approccio che Saverio Tutino ha voluto dare all'archivio. Come dicevo, chiunque consegni un testo, una propria testimonianza autobiografica per Santo Stefano, ed ne rimane comunque proprietario, viene sottoposto a una liberatoria, come insomma avete sviluppato voi. Anche in questo, insomma, se riusciamo, se c'è la possibilità di essere a supporto, ben volentieri, perché appunto essendo un tema in cui in realtà vanno a intersecarsi anche normative differenti che vanno dal diritto d'autore alla privacy, che insomma sono normative che di per sé sono settoriali e molto verticali, cioè è complicato riuscire ad affrontare da non specialisti per noi, insomma per tutti noi che facciamo questo lavoro, due ambiti molto, molto complessi come questo. Noi negli ultimi anni abbiamo fatto una revisione consistente della nostra scheda di consegna dei testi grazie a un progetto di ricerca che abbiamo fatto in collaborazione con l'Università di Siena. Perciò 6 mesi abbondanti di una cercatrice sono stati dedicati a ridefinire ulteriormente i requisiti autorizzativi connessi alla consegna delle testimonianze in archivio. Detto ciò, in via precauzionale, poi quando ci sono utilizzi secondi, chiamiamoli così, dei testi, passiamo sempre da un ulteriore contatto con il diarista, con gli eredi, ovvero se un regista, uno scrittore, un producer di podcaster decidono o ci chiedono la possibilità di utilizzare uno o più testi, anche nel caso in cui abbiamo già l'autorizzazione, cerchiamo di fare un ulteriore passaggio di condivisione con l'autore o con gli eredi, in quanto al di là poi della normativa vigente riteniamo che iniziative come le nostre, in senso ampio, si basino sostanzialmente sul rapporto consolidato di fiducia rispetto a coloro che decidono di donare parti di vita. Perciò in modo precauzionale appunto applichiamo sempre questo approccio. Vado a chiudere riallacciandomi direttamente alle parole di chiusura di Gaetano. Assolutamente sì, nel senso riteniamo prioritario che iniziative come le nostre debbano collaborare, integrarsi. Il patrimonio deve essere comune e credo che abbiamo il dovere di dare più valorizzazione possibile a questo patrimonio che conserviamo. Cioè, insomma, dal lato di Pieve Santo Stefano, appunto, da un lato il ringraziamento per essere stati coinvolti in questa giornata, dall'altro la piena disponibilità, insomma, di immaginare percorsi comuni e anche nel condividere, perché credo che sia una cosa importante, oltre che appunto reciproci patrimoni, capendo come poterli integrare, anche le conoscenze che poi non per capacità ma semplicemente per esperienza ci siamo trovati ad accumulare, affrontando di volta in volta in questi 40 anni le varie casistiche che ci si sono poste di fronte. Cioè, insomma, non mi dilungherei oltre per non rubarvi tempo in questo pomeriggio, però ripeto, bocca al lupo prima di tutto, complimenti,
Giovi Santo Stefano, insomma, è un interlocutore che vi potete sentire liberi di coinvolgere sin da subito nelle modalità che riterrete più opportune. Grazie mille. Grazie davvero al dottor Bruni, sicuramente ci vedremo in primavera perché abbiamo intenzione di riprendere quel discorso che fu lasciato interrotto a proposito di racconto il sabato prima del lockdown, quando io andai a trovare Natalia Cangi, proprio il sabato, poi domenica ci chiusero e riuscii a scendere io da Pisa in tempo perché eravamo stati chiusi tutti durante il lockdown, e quindi lo riprenderemo proprio per la rete. Grazie anche per le risposte, alcune delle risposte alle domande che erano state suscitate durante questo dibattito. La cosa che emerge, questo è il nome anche di Saverio Tutino, la cura del vero proprietario del testo, della sua vita alla fine, perché ci ha raccontato la vita, e quindi è ancora una volta ribadito che il problema non è legale ma è etico, anche se la parola sembra troppo pesante, ma è quello, il problema è sempre dell'etica. Diciamo che in questo pomeriggio abbiamo più sollevato problemi che dato risposte, ma era la prima volta che ci stavamo confrontando, spero che ci saranno altre occasioni. Io qui chiedo al nostro anfitrione, diciamo, siamo le 16:32, potremmo dare spazio a interventi, oppure noi vi abbiamo fatto guadagnare qualche minuto per qualche caffè. Però Santo voleva intervenire. Dovremmo prevedere un buon intervallo. Appunto. Uno stacco, ci vuole uno stacco. Se qualcuno dovesse prendere un caffè, può andare a prenderlo anche qui al ristorante accanto, dove sono già preavvertiti. Farei un intervallo alle 17 in punto. Sì, noi sono le 16:33, vi abbiamo fatto guadagnare il caffè perché abbiamo finito un quarto d'ora prima. Sì. Domandine sempre che restano. Io anticipo che già ringraziamo tutti, quindi dopo l'intervento di Santo, se non c'è altro, ringraziamo e chiudiamo. Santo, prego. Pongo due problemi che ritengo abbiano bisogno di molti approfondimenti, li pongo a tutti i presenti, anche al dottor Bruni, che saluto. Domande sono due. Primo, se dobbiamo chiarire se si tratta di archivio del siciliano di testi popolari, come io penso, anziché scritture popolari, perché è più restrittiva la parola scritture. E poi mi chiedevo se non sia il caso di chiamarlo, o di e quindi anche di farlo, archivio meridionale dei testi popolari. Perché limitarci alla sola isola? Potremmo anche recepire altri contributi da altre regioni vicine. Questa è una domanda a cui non si può rispondere adesso, ma su cui riflettere, soprattutto la seconda. La prima è soltanto nominale, mi permetto di dire che scritture più ampie ma di testi, ma comunque potrebbe essere, diciamo, in realtà sono entrambi ampi. Sì, sono entrambi ampi in modo diverso. È un aspetto che si discute. Sono assolutamente pertinenti. La seconda domanda era una domanda che era stata posta anche per altre iniziative, ovviamente, sempre del centro. Va bene, allora ringraziando sia Santo ma che tutti gli intervenuti, e Gaetano Rabbito soprattutto, e Massimiliano Bruni, ringraziamo ancora Gaetano sia per la sua presenza sia per il dono che ci ha fatto, che veramente è stato qualcosa di inaspettato. Quindi, come ha detto il professore Ruffino, il caffè vi aspetta alla trattoria. Chi vuole? Il centro. Quindi grazie. Allora, alle 17 in punto torniamo per la seconda tavola rotonda. Grazie. Grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltare. Rapporti con la Calabria. Ecco, questo diciamo perché qual è il problema? Ci sono rapporti con la Calabria, abbiamo rapporti. Già ai tempi dell'Atlante si disse alla Calabria o no? Addirittura qui diceva a Malta.
YouTube, vi siete dimenticati di far partire YouTube per questa sessione. YouTube non funzionava. No, io sono fotoricordo. Mi hanno scritto che A me hanno detto che non si sentiva e che comunque non era partito. 5 minuti prima di cominciare. Però mi scrivevano risposte. Uno pagherà per questo. Vabbè, facciamo la videocamera. Cadranno delle teste. Ormai non si diventa più nessuno. Qualche frase. Grandi spartiacque. Il momento di spartiacque dovrebbe essere anche giornalisti. Vai e poi c'è mafia nei nostri testi, oppure farlo adesso si fa. Basta scrivere farò la come ho fatto solo come lui ha fatto Rosalia. esatto. Certo, sì, poi ci scambiamo la mafia C'è Rosalia che ci dona dal bambino dal Claudio, noi ci siamo. Avevo mandato una foto. Davanti. Claudio, stiamo dietro o davanti? viene meglio il giudice. Scendiamo. Giù? Scendiamo? Una foto ricordo. Forse voleva Abbiamo fatto un dibattito sulla parola terra matta, perché mai Vincenzo ha parlato di terra matta a proposito di un ufficiale che arrivava lì e tutti dicevano questo è siciliano, è terra matta. Allora, è siciliano, perché è terra matta? Io sostengo una cosa. Molto guidati, perché
chiaro che è quello che interessa, invece diciamo, l'idea del testo libero, tutte le sue forme, quando inizia. Però la scuola serve a noi abbiamo detto no? I pezzi, in questo siamo utili a qualcosa. Siamo pagati per la scuola. Cerco di cercare le mie cose dove sono che finito. Rimetti la locandina. Oppure questa, già questa va meglio. Ecco, non so come Salvatore Battaglia.
non ce ne sono. Però posso pedagliarlo io. Vediamo se riesco a staccare.
Ti apro il link, Thomas? Sì. Ah. Ma è già su... è già qua. Ecco. E dobbiamo condividere per chi è a casa. Ah, ok, perfetto. Stavo cercando di fare dell'acqua, Riccardo. Grazie. Bicchieri di plastica non ce ne sono più. Questo però è... Il concino là in basso, forse se deve lanciarlo. No, sì, ma ce n'era un'altra aperta. Ma non c'è più. No? Sì, solo sì, ma effettivamente perché io ho cercato di Siamo in... Mettiti qua, Thomas, dai. Questo cos'è il microfono? un microfono portatile. No, che sfastidio. Io ho proiettato la home della... Ah, bene. No? Questo serve davvero, Sì. No, però mi serve... Ah, sì, no. Sì, lo chiudo io. Quello lì del VCL, Sì. no? VC, come si chiama? Chiudo tutto, sì. Anche questo. Anche quello, sì, il seggio. Maria? Quelli naturalmente sono i contornati e ci sono quattro Sì, poi se ne apriranno 7.000 ogni volta che dico qualche cosa. Però vabbè, tanto lei è lì. Sì, sono quasi 4 qui, quindi le cose di oggi sono già. Perfetto. Abbiamo fatto selezione, sono affiliati. Bisogna accendere e adesso sì. Se riusciamo a evitare, ma questi in realtà perché dovrebbe usare questo? Iniziamo a vedere i primi segni di svenimento, magari interno. Non è possibile. Mi sa che devo togliere pure la giacca, io sono toccato. Ma ci credo. Fortuna che non ha una cravatta, non hai, Thomas non ha il cravatta, no? Non ce l'hai la cravatta però. Ok. No vabbè, ma l'importante perché secondo me è quello che fa la differenza è la cravatta. Adesso hanno un grandissimo potenziale di distintività. Sì? Noi sono sempre meno usate, però quando la metti fa moltissima differenza, no? Cioè quando siamo andati all'ambasciata da te non ce l'avevamo. Io l'ho portata all'ambasciata da te, ma poi non tutti l'avevano. L'altro un pezzo siamo senza cravatta. Certo, perché se no non potevi... vabbè, però... Stava male. Con la messa. Non potevo cominciare.
Iniziamo. Buonasera e grazie per essere rimasti. Allora, questa seduta prevede un po' la presentazione di questa nuova esperienza di ricerca editoriale del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani che abbiamo chiamato Vocabolario Atlante Multimediale della Sicilia. Con questo? Oppure preferisco forse avvicinare così va bene? Oh, ok. Dicevo, questa nuova esperienza editoriale soprattutto del Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani che abbiamo pensato di chiamare Vocabolario Atlante Multimediale della Sicilia. Dirò pochissime cose, tanto per capire quali sono le scaturigini di questo impegno, di questo lavoro. Bisogna tenere presente che sono ormai trascorsi parecchi decenni, forse più di 35 anni, dalle prime raccolte sul campo in prospettiva dell'Atlante linguistico e della Sicilia. Periodo così ampio abbiamo potuto raccogliere ormai credo più di 5.000 ore di registrazione, di documentazione delle parlate siciliane e non solo, anche dell'italiano locale. Buona parte delle informazioni, in realtà non così tante, una parte diciamo delle informazioni, intanto queste 5.000 ore sono state ormai catalogate e organizzate nell'archivio delle parlate siciliane, quindi in qualche misura un modo per conservare e organizzare questo patrimonio di documenti di inestimabile valore, come potete ben capire, è ormai disponibile appunto in forma di archivio. Non molte informazioni in realtà, nonostante le ormai, mi facevo il conto, circa 67 volumi distribuiti nelle 4 collane che fanno capo all'Atlante linguistico della Sicilia, contengono numerose selezioni di informazioni sulle parlate attraverso ciò che noi comunemente chiamiamo etnotesti, frammenti più o meno lunghi. Chiaramente la fruizione di questi etnotesti avviene, giacché si tratta di pubblicazioni cartacee, attraverso la loro rappresentazione grafica, la trascrizione, non certamente la documentazione originale. Anche se l'impegno dell'Atlante linguistico della Sicilia su questo fronte, cioè sulla centralità del documento orale, lo si è dimostrato fin dai primordi, diciamo, dell'era informatica, o almeno di quell'era del personal computer, se non dell'informatica tout court, quando nel 97 si pubblicò la prima carta sonora dedicata ai nomi della trottola. Non so se la prima, comunque tra le primissime esperienze di questo tipo nell'ambito della geografia linguistica. Seguita, diciamo interrotta questa esperienza, perché il professor Ruffino sa benissimo qual è stata la fatica e l'impegno di energie per costruire un modello di quel tipo che è diventato ormai di fatto obsoleto, anche se oggi l'abbiamo potuto riacquisire ed è possibile visionarlo nel sito del Centro di Studi Filologici Linguistici Siciliani, ma le energie disponibili in quel tempo non ci hanno consentito di usare questo modello in maniera sistematica. Troppo faticoso, troppo dispendioso, almeno a quei tempi. Dispendioso in termini appunto di energie anche finanziarie. Un'altra esperienza di questo tipo è riscontrabile nella sorta di escamotage tecnico. Nel 2011 pubblicammo nel primo numero dell'archivio del bollettino delle parlate siciliane 2 ampi etnotesti riferiti, se non ricordo male, alla varietà di Caltabellotta, e pensammo di indicare un link
attraverso il quale era possibile ascoltare il rispettivo documento sonoro nel costituendo sito del Centro di Studi Filologici. Si tratta comunque di una esperienza che anche lì è stata in parte abbandonata. Quello che stiamo presentando oggi, il vocabolario Atlante multimediale, dunque non è una novità sul campo della prospettiva della ricerca dell'Atlante linguistico della Sicilia di dare centralità al documento sonoro. Era un impegno, diciamo, costitutivo, originario dell'Atlante linguistico. Lo facciamo però adesso nell'impossibilità di pubblicare l'intero patrimonio di cui ormai disponiamo. Il tentativo è quello di organizzare all'interno di una cornice teorica, che è quella che ormai conosciamo bene, del vocabolario Atlante, che si discusse nel, credo, 23° volume dei materiali dell'Atlante linguistico della Sicilia, intitolato appunto Vocabolario Atlante della cultura materiale, della cultura dialettale, scritto a più mani, ma certamente sotto il coordinamento e la direzione del professore Ruffino. Dicevo, la cornice attraverso la quale abbiamo pensato di presentare una selezione degli etnotesti contenuti nell'archivio delle parlate siciliane è quello appunto della cornice del vocabolario Atlante, che si concentra ovviamente sulla convergenza, sull'incrocio, la prospettiva geolinguistica con quella lessicografica e lessicologica, e che fa perno propriamente sul lessico, sulla parola, corredata di informazioni però dell'ordine lessicografico, della sua distribuzione geografica, diatopica, territoriale, di note informative anche di tipo sulla distribuzione nella realtà regionale e sulla una brevissima nota dell'ordine etimologico. Qual è il criterio che ha sostenuto questo tipo di scelta? Il criterio è quello della semplicità e della sinteticità, cioè essere sintetici, semplici, ridurre all'essenziale, ridurre alla portata di chi oggi è disposto, diciamo, nell'interesse scientifico, ma non solo, perché questa esperienza è rivolta anche a un pubblico di non specialisti, quella di dedicare i tempi oggi compatibili con il web. Oggi nessuno è disposto, come dire, a fare percorsi e navigazioni molto lunghe su problematiche di questo tipo. E quindi abbiamo ridotto all'essenziale tutta la testualità, diciamo, preparatoria, tutto ciò che presenta i concetti di cui adesso discuteremo, che presenteremo, e che in qualche misura agevola appunto un uso non soltanto per addetti ai lavori appunto di questo tipo di materiale. Questa sinteticità però è sorretta da una prerogativa, cioè non si possono organizzare cose così snelle, sintetiche, con un format di questo tipo, che contiene informazioni di questo tipo, senza però un pregresso studio sui concetti che stiamo presentando. Non a caso, già nella pagina introduttiva, si rimanda per approfondimenti a studi già come dire, acquisiti attraverso approfondimenti diversi, diciamo, sicuramente più tradizionali, quelli che abbiamo presentato con i nostri volumi in forma cartacea. Questi primi due moduli di cui adesso parleremo sono dedicati a un'area più ristretta, sono più, come dire, moduli di una prima esperienza per vedere come funziona, se può funzionare questo modello, questo format, ed è dedicato a un'area quindi più ristretta, però contrariamente ai volumi di approfondimento che stanno alle spalle e necessari per questo tipo di lavoro, in questo caso la rete dei punti è molto più fitta.
Qui si tratta della subarea siciliana delle Madonie e sono contemplate tutti i punti che fanno riferimento a quest'area. Non voglio dilungarmi molto, so che gli amici, i colleghi che abbiamo invitato a presentare questo lavoro perché si occupano di Atlanti e con Atlanti nelle prospettive delle ricerche, ovviamente ciascuna diversa, e quindi non solo con gli Atlanti, ma hanno affrontato anche loro problemi di ordine informatico con cui si scontrano ormai questo tipo di esperienza. So che Matteo Rivoira dirà qualcosa su questo vocabolario Atlante e userà anche immagini, navigherà un poco nel sito e quindi mi evita di perdere tempo in questo momento, cedendo la parola a Matteo. Va bene. Naturalmente non di perdere tempo, ma di anticipare degli scoop, semmai. Allora, io inizio intanto con ringraziare tutti i nostri ospiti per questa bellissima occasione, per averci coinvolto. Per me è particolarmente un motivo di gioia poter partecipare a questa presentazione di quello che è un vero e proprio gioiellino. Questa mattina Anna Lisanesi ha ricordato come la fucina dell'Atlante linguistico siciliano, diretta dal professor Giovanni Ruffino, produce, non si riesce neanche, ecco, 67, mi mancava il numero totale, numeri, volumi di ogni tipo, di vari orientamenti, e contribuisce fondamentalmente, in modo fondamentale, a portare avanti la riflessione anche teorica sulle questioni che ci stanno a cuore. Ecco, questo ultimo prodotto, penultimo, insomma, dipende da come la mettiamo, mi pare particolarmente interessante e per questo vorrei condividere con voi alcune riflessioni che ho potuto fare navigandoci dentro. Adesso vediamo se riusciamo. Non risponde. Eccolo qua. Con il suo tempo. Il vocabolario atlante multimediale della Sicilia, da ora in poi VAMS, che è un po' più corto, ovvero come organizzare la complessità e farsi capire, che sono due sfide abbastanza interessanti. Vito Matranga ci ha un po' già messo in evidenza, ha evocato due degli aspetti che a mio avviso sono tra i più interessanti di questo prodotto. Uno, la semplicità, che però è semplicità che si fonda su una densità di riflessione, di ricerca, di ampiezza di ricerca molto molto spessa. Vorrei partire proprio da quello che noi vediamo cliccando su questo chi siamo. Allora, chi siamo normalmente dei siti, ci sono informazioni appunto inerenti a chi ha realizzato il lavoro, i contatti, eccetera, eccetera. Nel nostro caso no, c'è un sunto densissimo di tutta quella che è la riflessione teorico-metodologica che in qualche modo ha attraversato il Novecento, dagli atlanti linguistici nazionali a quelli regionali e poi insomma a tutti gli sviluppi successivi. E mi interessa mettere in evidenza alcune delle parole che a mio avviso sono centrali nel capire questo tipo di operazione, e la prima è restituire alla comunità scientifica e alla comunità dei parlanti il loro sapere. È stato detto questa mattina dalla prorettrice, professoressa Menta, come uno dei compiti della ricerca dell'università sia la terza missione. La terza missione è facile da dire, divulgazione, eccetera, eccetera. La divulgazione è difficile da fare, è difficile perché noi non siamo studiati per quello, non ci hanno insegnato a farla, e il rischio è di diventare subito banali. E in questo senso qua mi sembra che l'esperienza dell'ALS, e questo in particolare, sia un'esperienza alla quale guardare, perché effettivamente mi sembra che il risultato di questo organizzazione informatica di dati raccolti sul terreno ci permetta veramente di andare al di là della forma stampata, che pure rimane in qualche modo imprescindibile, e muoverci in questa duplice prospettiva. Da un lato tenere dentro la parte, come dire, che riguarda l'ambito scientifico, gli interessi scientifici dei nostri colleghi ricercatori, e dall'altra però quella di chi si interessa in una prospettiva anche diversa.
Alla base naturalmente c'è quella che è stata una rivoluzione, non nelle ricerche dialettologiche, cioè la possibilità di accedere alla registrazione vocale. Questa registrazione vocale è ciò che ha permesso di fatto non soltanto di approfondire in modo diverso la stessa fase di elicitazione del dato, ma soprattutto di accedere a modalità diverse di restituzione del dato. Più completo, in qualche misura ci permette di restituire, e anche nella fase di presentazione del dato, la complessità della fase di raccolta, e a questo proposito le considerazioni di Maria D'Agostino fatte poco fa sul rapporto con gli informatori mi paiono centrali. Ecco, Vito Matranga usa il termine conversazioni, che mi pare una scelta felicissima. Quelle che sono le interazioni nella fase di raccolta sono di fatto delle conversazioni. E quindi poi però nello stesso tempo permette di accedere a qualcosa di molto più profondo, e lo vedremo bene quando si tratterà di confrontare strutture lessicali, strutture nominali, perché permettono di accedere a quel punto di vista della comunità che è solo in grado di aprirci a una corretta valutazione del dato, a una collocazione corretta di questo dato qua. Ovviamente lo strumento centrale di tutto ciò è l'etnotesto, non mi soffermo su che cosa è l'etnotesto e qual è il suo valore, però è quello che ci permette appunto questa piena fruizione dei sistemi lessicali e culturali, che per l'appunto sono dei sistemi, e spesso e volentieri le carte, ma non soltanto le carte, anche i dizionari qualche volta, restituiscono come pezzi disarticolati, e quindi è difficile poi ricostruire il processo, il funzionamento, come avvengono le lavorazioni. Naturalmente non si rinuncia all'apparato cartografico, per me è importante sottolinearlo, perché poi alla fin fine geolinguistica prevede appunto il geo, no? Della linguistica, quindi la raffigurazione cartografica, anche se naturalmente la rilevanza che può avere può essere diversa a seconda del contesto. Ci troviamo insomma abbiamo di fronte un condensato di quelle riflessioni che sono iniziate sostanzialmente quando Dosà ha lanciato il progetto di un Atlante regionale per avere materiali più completi, più precisi rispetto all'ALF, scusate, ci aggiungiamo qua la riflessione di un altro dei padri fondatori, Karl Jaberg, come obiettivi propri, definire gli obiettivi propri degli Atlanti regionali, per arrivare fino al nostro Benvenuto Terracini, che in qualche modo fu il primo linguista italiano a mostrarci come si poteva fare un Atlante regionale, e con tutto lo spessore teorico che si poteva mettere in campo. In particolare lo scopo di un Atlante regionale era quello di mettere a punto quei problemi che un Atlante di ambito più vasto non è in grado di risolvere. Cioè un Atlante nazionale indaga aspetti culturali che sono pertinenti alla nazione, naturalmente a livello regionale le questioni saranno differenti. Più in sintesi, Jaberg individuava come prerogative degli Atlanti minori, come li chiamava lui, avere delle maglie più fitte e cogliere appunto le specificità della cultura regionale. Cosa voglio dire? Voglio dire che i siciliani se la sono un po' presa, perché gli Atlanti nazionali avevano una carta polenta. Ora è chiaro che venire in Sicilia a chiedere che cos'è la polenta, dice, è un concetto nazionale del nord, no? Quindi non andava tanto bene. Qua abbiamo una rara foto di un'informatrice con una faccia perplessa di fronte a Rolfs che gli chiede della polenta. Dice, ma non sarà poi tanto. In verità, come dire, gli Atlanti nazionali non erano fatti da sprovveduti, qua ovviamente siamo di fronte a Rolfs come raccoglitore, e pur essendo la domanda apparentemente peregrina, la reazione dei parlanti c'è stata, e noi la intravediamo dove? In quelle crocette che dicono che la cosa non si fa, in quelle note che ci dicono sì, però no, da noi è più molle, oppure da noi si fa con un altro cereale, eccetera. Non trova alcuna soluzione, però ci pone dei campanelli d'allarme. E lo stesso lo facciamo, naturalmente io se parlo dell'AIS poi devo ovviamente metterci anche l'ALI, perché anche l'ALI ha una carta di Mena la polenta. Io mi immagino Ugo Pellis che arriva e dice, come dite di Mena la polenta? E dice, la polenta la mangi tu. In verità la carta anche qua mostra come i raccoglitori e gli informatori in questo gioco di reazione sono stati molto più, come dire, pertinenti, come dire, hanno detto la loro. Da noi non si fa, non si usa. So cos'è la polenta perché non sono perso in mezzo a niente, ma da noi non si usa.
oppure si fa raramente, oppure so come si dice, però non lo facciamo. Ora, questa carta qua, ad analizzarla con un po' di attenzione, ci dice qualche cos'altro anche, ci rivela tante piccole soluzioni. La carta è dimenare la polenta, alcuni si concentrano sul verbo, arreminare, e quindi la risposta, per esempio, nel punto Castelbuono, arremina la pasta, no? Quindi cambiamo e mettiamo la pasta, la polenta non c'entra niente, non abbiamo nessun rispetto, però il verbo ce l'abbiamo. In verità, adesso non so la risoluzione se permette di farlo, voi vedete che ci sono dei punti in tondo e dei punti in corsivo, i numeretti fucsia, no? Allora, i punti in tondo sono quelli dove è stato Ugo Pellis a indagare. Quelli in corsivo invece sono stati indagati da chi? Da Giovanni Tropea e Giorgio Piccitto. Quindi 2 siciliani che sapevano benissimo che la polenta non era un concetto pertinente. E se voi andate a vedere, effettivamente, ecco che troviamo alcuni dei tipi lessicali locali, ma certamente siamo ancora lontani da avere una soluzione generale. Qual è la soluzione? Beh, passare agli atlanti regionali, naturalmente. Gli atlanti regionali ce ne sono, le soluzioni in realtà sono diverse. Ci sono gli atlanti regionali come l'ASLEF, come l'ALD, l'Atlante Ladino Dolomitico, che hanno, come dire, seguito il filone già dei francesi, hanno fatto semplicemente i più in piccolo e in modo più denso lo stesso tipo di ricerca. Poi ci sono le prospettive aperte, gli atlanti sociovariazionali, un atlante di repertorio, il Nadir Salento e l'ALS. Il Nadir Salento sappiamo tutti che non l'abbiamo mai visto, l'ALS sappiamo che è diventato qualche cos'altro, o meglio, non era lo strumento Atlante quello più adeguato, è diventato questo laboratorio meraviglioso che conosciamo tutti. C'era poi la terza soluzione, alla quale già tu hai aperto, che è il vocabolario Atlante. Il vocabolario Atlante, il primo forse che ne parla è Corrado Grassi, che propone il suo vocabolario Atlante delle parlate biellesi, e poi c'è anche un progetto per l'Alessandrino, e poi basta prendere i volumi degli atti di quegli anni, ognuno aveva un qualche vocabolario Atlante o Atlante regionale di invenzione. Naturalmente questi tipi di proposte, ecco qua abbiamo, qua abbiamo anche una foto, qua vedete un altro mulinieddu, questo è il Castelbuono, fotografato da Pellis, interessante, no? Perché la foto di prima è del 1924, questa è del 1940. Tra le due sembra che ci siano stati 300 anni, il che ci dice qualche cosa dell'approccio di Rawls e dell'approccio di Pellis, se vogliamo, no? In qualche modo ricostruire l'arcaicità o artificiosamente, oppure far vedere una cosa che era comune, come vedremo poi anche nelle carte dell'arte. Qua peraltro avete delle risposte non cartografate che già ci portano nella direzione delle raccolte che avete fatto voi. Sulla questione delle focacce non mi soffermo, si soffermerà Riccardo Regis. Qua il problema era ancora diverso, era riuscire a cogliere la complessità, che ovviamente non era possibile fare se chiedevamo focaccia intendendo un dolce, e qui già eravamo fuori strada, quindi la voglia reagire al parlante non ci poteva arrivare. Naturalmente, se noi vogliamo andare verso l'Atlante regionale e restituire la complessità, il ricercatore si trova dinanzi a 2 orizzonti paradossali. Da un lato, una cosa è, Marina Castiglione si chiede, questa carta l'ho trovata su internet, non c'entra niente, è semplicemente un segnaposto, per evocare il meraviglioso racconto di Borges intitolato La mappa dell'impero. No? Sapete quel territorio meraviglioso in cui le mappe erano così belle che erano una mappa di una città era grande, no, la mappa di una provincia era grande come una città, una mappa dell'impero era grande come una provincia, a un certo punto ne fanno una che era uguale all'impero e poi però non se ne fanno nulla. Il problema è appunto questo, cioè riuscire a trovare la giusta sintesi, il livello al quale accennava Vito prima. L'altro orizzonte paradossale è quello che a me piace sempre associare a questi 2 personaggi, Achille la tartaruga, Zenone che prima di raggiungere la tartaruga, la nostra realtà dialettale, dice sì però l'hai guardata da questo punto di vista qua, sì però c'è anche questo aspetto qua, sì però il parlante quante lingue sa, da quando era piccolo con chi parlava, no? E alla fine non riesci mai ad arrivare perché sei
Il vocabolario atlante in questo senso qua mi sembra che permetta una sintesi. Traggo questo schema che è abbastanza noto a tutte e a tutti, da una pubblicazione di Ruffino del 2011, proprio uno scritto in onore di Tropea. Allora, a questo punto vediamo come tutto ciò si realizza nell'Atlante, nel vocabolario atlante. Aspetta, non ho fatto la scelta più furba. Okay. Allora, come vi dicevo, già la pagina iniziale inizia con questo chi siamo, se non ci credete è proprio così come vi ho fatto vedere. Entriamo dentro, le focacce delle Madonie, ma io... Aspetta. Parlo delle farinate perché c'è la mia amica di Fantina, provincia di Messina. Allora, passiamo un attimo su questi video nel quale torneremo dietro. Allora, un risultato in qualche modo tradizionale, se così si potrebbe dire, di una cartografazione di questi concetti, darebbe questa carta qua. Questa carta qua è di lettura molto complessa perché è una carta a multistrato, no? C'è il tipo, la forma dialettale e poi tutta una serie di elementi che riguardano il tipo di oggetto al quale si fa riferimento, cioè come il tipo di cottura, il tipo di ingredienti, il tipo di consumazione, eccetera, eccetera. Il nucleo invece del VAMS è rappresentato da questo estratto della carta che riguarda appunto il territorio madonita. In questa carta qua noi abbiamo la possibilità di entrare per una via privilegiata in un meraviglioso mondo di complessità senza perderci. In questo senso qua, Vito prima evocava le pubblicazioni che vi ho messo in evidenza in apertura, quindi pubblicazione sua del 2011 dedicata proprio alle focacce, ma anche alle voci del vocabolario atlante del 2009, che, come dire, rappresentano il côté scientifico duro e puro, se vogliamo. Qua è da un lato una sintesi, dall'altro un approfondimento, no? E però ci aiutano anche a riguardare con occhi diversi quelle due pubblicazioni lì, per cui secondo me è un particolare elemento di valore. Allora, se noi partiamo da uno dei punti, che è appunto Castelbuono, naturalmente lo prendo semplicemente perché è punto dell'ALI anche, e abbiamo ad esempio il tipo Riminuni, che ovviamente è registrato qua con una trascrizione semplificata, lo troviamo qua, no, aspetta, prima c'è una nota sulla trascrizione, sì, no, sull'etnotesto, scusa, sì, sull'etnotesto, perché ovviamente il primo scoglio per una divulgazione dei dati dialettali è naturalmente la grafia. Se noi vogliamo rendere una cosa inaccessibile basta fare come l'ALI, trascrivere come l'ALI e nessuno lo capisce, neanche gli specialisti. Se vogliamo essere aperti a un pubblico più vasto, naturalmente dobbiamo fare delle rinunce, e le rinunce si possono fare proprio nella misura in cui noi conosciamo molto bene il territorio di riferimento. Allora, finalmente arriviamo al tipo Riminuni, che appunto è attestato tra Lia Soprana, Geraci, Castelbuono, eccetera, eccetera. Qua abbiamo le note sui punti di riferimento, per cui tutto l'apparato che il geolinguista si aspetta lo trova, no? Quali sono i punti, chi ha fornito l'informazione, qual era il profilo sociolinguistico, chi ha collaborato, quando sono state svolte le inchieste, tutta quella cosa lì che ormai è patrimonio comune, la troviamo. Però, come dire, la troviamo cercandola e quindi non veniamo invasi da una mole di dati subito aprendo la cosa. Ovviamente come viene valorizzato quell'aspetto centrale dell'etnotesto al quale accennavo prima? Attraverso la riproposizione di estratti tratti dall'intervista con la traduzione. Vabbè, però come si faceva sul era una specie di polenta. No, un frumento immaginato. Avevano una cosa capeggia, si mettevano un mulino che sa cosa. Nasceva sto cosa e poi cucivano. E quindi secondo... Ora,
L'etnotesto in sé non è che risolve, l'Atlante parlato, io come dire, in sé per sé non lo trovo uno strumento così prezioso, perché spesso e volentieri restituisce a chi lo guarda una complessità tale che poi vanifica il suo lavoro di studio. In questo caso qua invece è dosato in modo molto saggio ed efficace, perché sono degli estratti che ci permettono effettivamente di ricreare il contesto di indagine, qua ad esempio acquisire la complessità, lo spessore del valore semantico di Riminuni, che non è soltanto la pietanza ma è anche il grano che viene macinato grossolanamente. E poi, come dire, permette veramente di cogliere sia come reagisce l'informatrice in questo caso e come subentra anche un altro informatore agli stimoli del raccoglitore, e ce ne sono moltissimi di questi molto interessanti. Ovviamente questa carta ci restituisce anche qualche cos'altro che l'Atlante tradizionale, quasi per definizione, è stato evocato anche questa mattina da Cortelazzo, non fa, cioè il fatto di restituire una ricchezza di sinonimi. In genere l'informatore reagisce al raccoglitore fornendo quello che gli sembra la parola, il termine più adatto a quello stimolo raccolto, no? Quindi con tutti i limiti che sappiamo, insomma, ce l'hanno insegnato. In questo caso qua noi abbiamo un sapiente collage, e quindi abbiamo sulla stessa carta ad esempio il tipo Riminuni e il tipo Farinata, che naturalmente non sono sinonimi perfetti, perché se noi andassimo qua a vedere, visualizzo tutto schermo, faccio vedere tutte le potenzialità dello strumento, potete ampliare e andate al punto 269, no 269. Ecco qua che abbiamo due risposte. Ah no, è questo qua forse, dove c'è il grano sottile, uno è fatto di grano fine, di macinato di semola, l'altro di grano invece grezzo. Quindi, come dire, non sono la stessa cosa, però sono evidentemente in rapporto. Aspetta che in rapporto, e quindi ecco che possiamo andare alla farinata. La farinata è un tipo assai più diffuso, lo troviamo anche altrove, e se noi andiamo, l'ho perso, chiedo a te, dov'è il video? Forse lo troviamo. Beh, lo trovo nella pagina, pagina iniziale, sì, oppure no, il video della farinata è giù. Dovrebbe essere giù. No, ma questo è scusate, perché mi ero fatto tutto un percorso ma non trovo più. Su qua. Simuluni oppure Sì, ecco qua, Simuluni, qua ce l'abbiamo sotto Simuluni anche un altro. Ora, questo è molto interessante per più di un aspetto, perché in realtà è un documento quasi silente, no? Che è fatto di gesti e che sono i grandi assenti dei nostri atlanti, per forza di cose. Ci sono dei disegni a volte, ma i disegni sono molto statici e non restituiscono mai il gesto, che spesso invece è quello che motiva la risposta. Ecco, questa qua è quella macina che voi avete visto nella foto scattata da Rolls, che si trova anche altrove, l'Ali la documenta Ficulle in Umbria, quindi non è che ce l'avete solo voi, però è lo stesso tipo che trova anche la bambina, che usa anche la bambina nella foto di Bates. Qua poi la preparazione in realtà fa vedere tutte le diverse fasi, quindi che cosa ci mettiamo come condimento, il fatto che sia fatto con la verdura, eccetera, eccetera. Vediamo se si carica, perché non ve lo voglio far vedere tutto. Però mi pare, ecco, c'è una fase che in qualche modo non è valorizzata, però dice qualche cosa sul ruolo che avevano questi cibi nella cultura generale, cioè non erano esattamente i cibi della festa, erano cibi dei poveri per poveri, e il nostro cuoco, dopo che la... Com'è? Buona, soddisfacente.
Dice è buona, però la faccia secondo me la dice lunga sul ruolo che aveva, sul valore che ha questo cibo. D'altra parte non si tratta soltanto di valorizzare gli ottimi cibi che avete, ma anche i cibi dei poveri e quindi in qualche modo restituire un elemento fondante della cultura. Il volume di riferimento, tutto ciò è spiegato. Sì, certo, evidentemente. No, ma in realtà qua e là ci sono degli appunti. Ecco, mi sembra un ottimo esempio, e con questo concludo, di come si possa valorizzare in una prospettiva divulgativa un sapere. Adesso abbiamo due voci, l'augurio nostro è che si popoli piano piano di tutte le altre voci e come dire, l'augurio anche di guardare alla possibilità di strutturare digitalmente l'informazione molto più orientato alla praticità. No? Io ricordo, anche qua da voi, ma insomma anche da noi, negli anni 90, inizio degli anni 2000, si credeva molto sulle magnifiche sorti progressive dell'organizzazione digitale. C'erano sviluppi, fughe in avanti, non mai appoggiate sufficientemente da una riflessione sulla perennizzazione del dato, che è diventata invece cultura informatica più comune nell'ultimo decennio forse, e qua mi sembra molto più terra-terra, molti meno schemi mirabolanti, ma molto efficace peraltro governata da questo strumento che non abbiamo mostrato, che è il Cerca, che permette di navigare ancora per un'altra che permette di navigare ancora in un altro modo. Ecco che per esempio noi, volendo, troviamo tutte le risposte, adesso un altro modo per trovare le risposte per punto, quindi un altro modo di accesso. Io privilegio ovviamente sempre quello cartografico, però questa è un'altra via. Quindi insomma, grazie e buon lavoro. Grazie davvero Matteo, così efficacemente dimostrato esattamente ciò che di fatto sta alla base di un lavoro del genere. No, questo strumentino del Cerca, che è un tool dal punto di vista informatico molto elementare, direi banale, cioè non l'abbiamo toccato, è quello che il software di base ci ha proposto, non ci abbiamo voluto appositamente mettere mano, anche perché, ma qui ora toccherà anche aspetti forse di questo tipo, sulla tipizzazione lessicale, è in grado di cogliere i tipi lessicali quasi automaticamente, escludendo per esempio tutti i diacritici, e quindi per esempio tutti i due puntini sotto la I li esclude e coglie tranquillamente tutti i tipi lessicali. Oltre che a cogliere all'interno non di un singolo volume ma dell'intera opera tutti i lessemi legati al punto linguistico, e quindi nella prospettiva di fare anche piccoli lessici sintopici è subito, come dire, capace di disporre liste di parole con riferimento sintopico. Va bene, grazie ancora Matteo, davvero. Riccardo. Grazie Vito e un grazie sentito insomma ai colleghi siciliani, in particolare al professor Ruffino per questo invito e per questa bella occasione di incontro e di confronto. Dunque, come è stato anticipato da Matteo, io ho deciso di concentrare la mia attenzione sulle focacce, quindi sul VAMS 1, e parto da una considerazione, diciamo, ovvia, cioè che concetti complessi richiedono evidentemente soluzioni complesse e insomma la complessità del campo semantico delle focacce, che era già stato ampiamente diffuso in una monografia da Vito Mataranga, edita nel 2011, e ribadita dal VAMS 1, e anzi a me sembra che la scelta di puntare su un'area ristretta come quella maddonita riesca addirittura ad accentuare l'intreccio fra significanti e significati. Parto dalla definizione di focaccia che si trova nel VAMS. Ve la leggo. Ecco, con il termine focaccia si intende qui un'etichetta gastronomica.
Un'entità gastronomica, chiedo scusa, generalmente costituita sulla base di un impasto di farina e acqua che nell'ambito di uno stesso pasto non richiederebbe di essere associata ad altri alimenti che non siano eventualmente il proprio condimento e che si configura quindi come un pasto unico. La focaccia quindi, è dunque generalmente costituita sulla base di un impasto di farina ed acqua, segno che può anche non esserlo, e non richiederebbe, e perciò non è detto che non richieda, di essere associata ad altri elementi. Ecco, tutto ciò punta verso una definizione che presenta un nucleo, potremmo dire, debole, che a me ha fatto venire in mente due concetti. Ecco, mi scuso per i riferimenti bibliografici non recentissimi, ma io sono dell'idea di Calvino, cioè che un classico non smetta mai di dire ciò che ha da dire, no? Cito a memoria, insomma. E mi riferisco a due concetti che sono stati elaborati separatamente nello stesso intorno di anni da Vygotsky e da Wittgenstein. Il primo concetto a cui intendo riferirmi è quello di complesso catena, cioè un complesso di oggetti costituito mediante la utilizzazione di rapporti di somiglianza fra due o più oggetti fra loro adiacenti, ma con progressiva modificazione del criterio di somiglianza nel passaggio da un anello all'altro della catena. Ecco, questo tipo di concetto è chiaramente richiamato dalle somiglianze di famiglia di Wittgenstein. Wittgenstein offre un esempio di somiglianza di famiglia a partire dal concetto di numero, ma noi potremmo sostituire numero con focaccia o con farinata. Ecco. Perché chiamiamo una certa cosa numero? Forse perché ha una diretta parentela con qualcosa che finora è chiamato numero, e in questo modo possiamo dire acquisisce una parentela indiretta con altre cose che chiamiamo anche così. Ed estendiamo il nostro concetto di numero, così come nel tessere un filo intrecciamo fibra con fibra. E la robustezza del filo non è data dal fatto che una fibra corre per tutta la sua lunghezza, ma dal sovrapporsi di molte fibre l'una all'altra, no? Questi quindi sono i due concetti che richiamano un'idea di definizione porosa, no? di definizione debole. Ecco, questo richiamo al complesso catena da un lato e alle somiglianze di famiglia dall'altro chiama in causa, in modo credo abbastanza esplicito, una tipologia di classificazione che può essere posta a confronto, in contrasto con un'altra tipologia di classificazione. La prima tipologia a cui intendo riferirmi è quella politetica. Quindi si tratta di una classificazione per la quale sono presenti degli individui che condividono una serie di caratteristiche senza che alcuna di queste caratteristiche sia essenziale per l'appartenenza a una classe. E come anticipavo, queste classificazioni politetiche si contrappongono a classificazioni di stampo monotetico, nelle quali il possesso di un insieme di caratteristiche è condizione sufficiente e necessaria per l'appartenenza ad una stessa classe. Ecco, qui avete una sorta di esemplificazione tratta da Sokal e Smith, in realtà da una riproduzione che ne fornisce Needham. Gli individui 1-4 esemplificano appunto il funzionamento di una classificazione politetica, pienamente politetica, ci dice Needham, in quanto nessuno dei caratteri considerati è condiviso da tutti e quattro gli individui. Gli individui 5 e 6 riflettono per contro una classificazione monotetica. Ecco, trovate in calce a questo schema due possibili riferimenti di applicazione di modelli politetici alle scienze del linguaggio. Da un lato abbiamo la definizione classica di tipologia politetica che si deve a Ramat, in cui si considera il tipo linguistico come un insieme di proprietà correlate in una posizione gerarchica tale per cui la proprietà A crea le condizioni per il verificarsi della proprietà B.
Ecco, più pertinente per il nostro ambito di ricerca è l'applicazione, diciamo, di tipo dialettologico geolinguistico dovuta a Goebel, in un saggio di Goebel forse non fra i più noti, purtroppo, in cui si descrive il geotipo dialettale come frutto appunto di una classificazione politetica basata su elementi, per esempio una serie di lingue romanze, attributi, caratteri specifici e relazioni, vincoli di affinità particolare, che è poi la particolar combinazione, no? Ascoliana. Il ragionamento di Goebel muove dalla discussione del geotipo ladino, no? E quindi ecco perché il riferimento alla serie di lingue romanze come elementi. Io ho provato a analizzare le tipologie di focaccia A, B, C, D ed E proposte dal VAMS sulla base dei tratti diciamo costitutivi. In questo caso abbiamo a che fare con una classificazione che evidentemente ha molto di politetico, anche se ci sono tratti che sono propri soltanto di un individuo, ovvero che non sono condivisi da altri membri della classe. Un primo problema riguarda la costituzione delle focacce. Io credo che questo problema sia risolvibile facendo confluire il tratto costituita da una pagnottella nel tratto costituita da pasta di pane, nel senso che il tratto costituito da pasta di pane può sussumere il precedente. E quindi, diciamo, un primo ostacolo all'analisi politetica può essere risolto in questo modo. Resta aperta una questione però che è relativa al tratto fritta, che evidentemente è posseduto soltanto dal tipo di focaccia che definiamo fritta e che non si ritrova in altre focacce. Ecco, una soluzione drastica potrebbe consistere nell'eliminazione di questa focaccia dal novero di questo tentativo di classificazione politetica delle focacce. In realtà mi sentirei di escludere questa possibilità, in quanto il tipo C si distingue dagli altri tipi non soltanto per la presenza della frittura. In altre parole, la focaccia fritta merita una collocazione a sé indipendentemente dal suo essere oggetto di frittura. E mi sentirei quindi di proporre per la classificazione, ecco, delle focacce di area madonita l'etichetta di classificazione politetica attenuata. Ecco, quindi chiarita questa appartenenza, diciamo, alle classificazioni politiche dell'oggetto indagato dal VAMS 1, vengo all'aspetto che anticipava Vito, cioè a un tentativo, una proposta di tipizzazione lessicale. Come si combinano insieme le due cose? Diciamo che la tipizzazione lessicale ha caratteri di politeticità, contrariamente a quanto si potrebbe credere. È vero che la tipizzazione lessicale è fondata principalmente su un attributo che è l'etimo, tuttavia altri attributi possono aggiungersi all'etimo, indispensabili per valutare il rapporto sincronico tra forme, come per esempio proprietà di ordine fonetico o morfologico degli elementi tipizzanti. Ecco, io ho eseguito questo esercizio a partire dai criteri di tipizzazione dell'Alepo, che come tutti i criteri di tipizzazione possono essere discutibili. L'Alepo ha deciso di sedere sulle spalle dei giganti, nel senso che il criterio di tipizzazione dell'Alepo riproduce a grandi linee quello utilizzato da Jaeger-Yud nell'index. Quindi il criterio principale consiste, non entro nel merito di questioni più specifiche, però ecco, diciamo che l'obiettivo principale è quello di individuare un tipo lessicale coetimologico
in una lingua standard, nella fattispecie in italiano, di una serie di forme dialettali. Ecco, questo principio che io ho enunciato ovviamente è applicabile ad aree circoscritte dal punto di vista amministrativo. Ovviamente se noi ragionassimo sulla tipizzazione nell'ALM o in Verba Alpina, questo criterio non sarebbe utilizzabile, in quanto noi dovremmo individuare di volta in volta delle lingue di riferimento diverse e non si uscirebbe più, insomma, da questo tipo di negoziazione continuativa. Ecco, quindi diciamo che l'identificazione dell'italiano come lingua guida, ecco, volendo usare il termine pellegriniano, funziona in relazione ad aree circoscritte, ad aree che indubitabilmente possono avere come punto di riferimento l'italiano, come lingua di tipizzazione l'italiano. Io qui ho considerato 3 famiglie, ecco, di tipi particolarmente ricche all'interno del VAMS 1 e sono le tipo base, ecco, con l'IRA, che vedete qui esemplificato, che presenta dei derivati e anche dei tipi complessi, tipi derivati come collirone o collirella, possibili, ecco, a livello di sistema, e tipi complessi, base più modificante o derivato più modificante, collira più fritto, collirone più fritto, eccetera. Fra l'altro il lavoro di tipizzazione presenta anche è interessante perché consente di confrontarsi con tipi lessicali italiani di cui non si sospettava l'esistenza. Io per esempio non pensavo che esistesse in italiano questo tipo lessicale, che in effetti si trova registrato soltanto nel grande dizionario della lingua italiana, il Battaglia, dove l'esempio però riguarda collirida, termine che Tommaseo attesta in relazione alla Bibbia volgare. Ecco, è l'unica attestazione, però a noi basta quest'unica attestazione, diciamo, possiamo aggiungere una marca d'uso come ant, cioè il termine è antico, e questo può essere un'indicazione utile perché significa che non lo si ritrova sui principali sui repertori moderni, ecco, della lingua italiana, non attenti quindi alla prospettiva storica di cui invece è portatore il Battaglia. Ecco, vedete qui la tabella insomma si legge molto semplicemente. Prima colonna l'elenco dei tipi lessicali, nella seconda colonna le forme dialettali collegate con precisati i punti di inchiesta. Quindi la tipizzazione consiste in un lavoro di reduzione ad unum che sarà poi funzionale all'ultima parte della riflessione che vi proporrò. Ecco, qui faccio scorrere insomma gli altri tipi, le altre famiglie considerate, quindi schiacciata che dà luogo a tipi complessi, base più modificante, derivato più modificante, schiacciata più fritto, schiacciata più straforno, ecco, in questo caso con un asterisco, tipi complessi, derivato più modificante, schiacciatella più vampa, schiacciatella più fritto, con una serie di una o più forme dialettali collegate. L'ultimo tipo è focaccia, che presenta dei tipi derivati connessi come focaccella, focaccione e di nuovo trovate nella seconda colonna le forme dialettali collegate. Ecco, un aspetto molto interessante secondo me del VAMS è la riflessione che può indurre circa il rapporto fra significante e significati, per le ragioni che ha già messo in luce prima di me Matteo. Nello sviluppare una riflessione in questo senso parto da un lavoro recente di Esther Baivir, nel quale appunto ci si chiede se gli atlanti linguistici riproducano dei
segni linguistici completi, cioè come unione saussuriana di significato e significante. Ecco, la risposta che la studiosa dà è purtroppo negativa, nel senso che il contenuto semantico passa quasi sempre in secondo piano, l'attenzione essendo catalizzata dai significanti e da un'impostazione che resta classicamente onomasiologica, con poche eccezioni. Più di 30 anni or sono, Sanga lamentava la documentazione abbondante ma superficiale relativa ai dialetti e secondo Sanga sarebbe mancata appunto la documentazione relativa ai livelli più profondi, dove leggo dalla citazione, dove i dialetti hanno verosimilmente un'organizzazione linguistica autonoma, cioè la sintassi e la semantica, quindi restano in qualche modo i due livelli più fortemente negletti, no? A livello di analisi geolinguistica. Ecco, a differenza della maggior parte degli atlanti, ci sono note eccezioni, come ad esempio Verbalpina. Ecco, anche il VAMS si inserisce, diciamo, in un filone nel quale evidentemente vengono restituiti dei segni completi, no? Quindi in relazione al lavoro svolto dal VAMS, la risposta al quesito di Baivir potrebbe essere positivo, cioè sì, il VAMS restituisce dei segni linguistici completi. E viene detto molto bene da Matranga nel 2011 il lavoro, no, di chiarire la pertinenza del concetto. Ecco, si tratta di chiarire quale sia il concetto al quale rendere pertinente in una geolinguistica con una corretta relazione etnografica la numerosa, c'è un errore qui, tipologia dialettale rilevata. Ecco, mi sembra molto importante il fatto che il VAMS induca a non considerare la confrontabilità fra sistemi che impiegano categorie semantiche distinte un mito o un paradosso. Quindi il VAMS ci aiuta a superare quell'impasse che veniva messa in evidenza con intento polemico da Sanga nello stesso saggio del 1991. Ecco, Sanga scriveva: se la comparazione è possibile, allora non ci sono dati realmente interessanti perché omologhi. Se vi sono dati realmente diversi, allora non sono confrontabili. Ecco, tutto dipende, provocatorio certamente, tutto dipende dall'attenzione con la quale si indaga il rapporto fra significato e significanti. E nel VAMS questo rapporto è molto precisamente indagato. Vi propongo, ecco, un ultimo esercizio che valorizza l'esercizio precedente, cioè il discorso che avevo fatto sulla tipizzazione non era fine a se stesso, ma era indirizzato appunto a quest'ultima riflessione sulla semasiologia, e quindi vedete che ai tipi lessicali che ho individuato nelle precedenti diapositive ho associato delle categorie semantiche, dei tipi di focaccia, e vedete quindi che da questa schematizzazione emerge molto bene la corrispondenza fra tipo e non sempre, però in certi casi, fra un tipo e una serie di significati ad esso legati. Ecco, qui sciolgo, diciamo, le tipologie, quindi A, focacce consumate anche senza condimento, B, focacce condite all'interno dopo la cottura a forno aperto, e focacce condite in superficie. Questo in relazione al tipo collira. Ecco, possiamo fare lo stesso discorso con collirone, collirella, quindi qui abbiamo di nuovo per collirone A e C, quindi focacce consumate anche senza condimento, C, focacce fritte, collirella B, quindi focacce condite all'interno dopo la cottura a forno aperto, e D, focacce condite all'interno dopo la cottura a forno chiuso. Ecco, lo stesso tipo di esercizio si può condurre con gli altri tipi lessicali, quindi a schiacciata
osserviamo che sono collegate le categorie semantiche B ed E, quindi focacce condite all'interno dopo la cottura a forno aperto e focacce condite in superficie, e questo è tutto insomma per le schiacciate. Passiamo all'ultima classe di tipi, e evidentemente il tipo focaccia è quello più polisemico, questo non è sorprendente, quindi troviamo un'associazione con B, C, D ed E. Quindi ecco, questa esemplificazione per forza di cose ristretta vuole porre l'accento sulla possibilità, a partire dai dati del VAMS, di produrre anche carte di tipo semasiologico. Un esperimento in tal senso era già stato condotto da Vito nel saggio prima citato. Diciamo che la produzione di carte semasiologiche potrebbe diventare sistematica e non occasionale. Ricordo fra l'altro che la produzione di carte semasiologiche resta in qualche modo uno dei desiderata, no? della geolinguistica, quindi le carte semasiologiche sono spesso invocate ma molto poco spesso realizzate, quindi secondo me il VAMS può consentire anche una riflessione di quest'ordine grazie appunto alla ricchezza dei materiali che ci presenta. Bene, con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Grazie a Riccardo per questa considerazione molto approfondita sulle potenzialità di uno strumento del genere. Qui io non pensavo, francamente, pensavo a qualcosa un po' più semplice. Sì, certo, le informazioni ci sono, era l'obiettivo di questo lavoro è renderli quanto più agevolmente fruibili anche in maniera così diretta e con strumenti più, perché ricordo che funziona anche nei dispositivi mobili, e quindi anche uno strumento a portata di mano anche rispetto al volume. Io ho scaricato l'app. Ah, ecco. Pare che funzioni. Finora ci sono 1800 visite, che non sono poche considerando che non l'abbiamo ancora neanche presentato. Questa credo che sia la prima volta che si parli in pubblico di questo strumento, di questa esperienza. 1800 mi hanno detto, l'informatico è valutato da luglio ad oggi 1800 visite, così si chiamano. Non sai quante volte l'abbiamo compulsato noi per preparare. Allora riduciamo di molto. No, grazie. La questione posta sulla tipizzazione certamente è molto complessa. Tu hai toccato tra l'altro un tipo lessicale molto produttivo nell'ambito dei concetti della cultura alimentare, che non riguarda solo le focacce, e ti invito a fare poi questa riconsiderazione quando, spero non tra moltissimo tempo, pubblicheremo l'altro modulo sui dolci rituali, in cui il tipo collura ritorna, e ti inviterei poi anche a riconsiderare in quel momento il valore dei modificatori dei suffissi, perché in siciliano questi suffissi non valgono per diminutivi o accrescitivi. Uni non è un accrescitivo, edo non sempre è un diminutivo, specialmente con i dolci, per esempio con l'ura, quindi duredda è più diffusamente indica più dolci rispetto a pani o a focacce, mentre uni non significa per forza una collura più grande, ma significa esattamente qualcosa che ha a che fare con i pani e le focacce in questo caso. Diventerò un tipo collirico. Ecco. Va bene, grazie ancora Riccardo. Thomas, devi venire qua. Thomas.
Innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito che mi ha fatto veramente molto piacere e vedete presto anche perché. E vorrei fare qualche osservazione un po' per, diciamo, posizionare le cose di cui stiamo parlando in queste 2 giornate e poi parlare brevemente di una mia esperienza personale. Dunque, per posizionare, io per mio uso distingo 3 generazioni, diciamo, di atlanti linguistici e magari anche di altri prodotti della nostra scienza. La prima è quella con il formante unico, diciamo, classica, AIS. Poi la seconda è quella, diciamo, pluridimensionale, con una tipologia di informanti, seconda generazione, formazione, sesso e così via. L'ALS magari uno dei prototipi, anche quello di Harald Thun dell'Uruguay. E poi una terza generazione per me che è un tipo di ricerca fatto esclusivamente e sin dall'inizio con tecnologia web, e questo va fatto con questi principi chiamati con un acronimo inglese FAIR, perché vuol dire che i dati con cui lavoriamo, cioè il contenuto, perché il contenuto diventa dato, i dati e tutte le informazioni che diamo a disposizione deve essere findable, rintracciabile, accessibile, e questo innanzitutto è qualcosa di giuridico, quindi dobbiamo avere il diritto di lavorare con questi dati, quindi un problema di licenziazione, my copyright, no? Poi interoperabile, quindi dobbiamo poter lavorare con dati di altri, quindi mai utilizzare programmi, software proprietario. E finalmente R, riutilizzabile, quindi si riferisce a, parola del giorno, diciamo, alla sostenibilità, che anche dopo un lungo tempo possiamo utilizzare dati messi a disposizione oggi o ieri magari, no? E questo secondo me sarebbe una strada che dà soluzioni per numerosi per numerosi problemi accennati sto pomeriggio. Maria, ad esempio, parlava dell'archivio che deve dialogare, o è la questione dell'archivio che deve fornire o deve essere un punto d'incontro di discipline diverse, eccetera, eccetera. Quando lavoriamo con strumenti web, tutto questo, secondo me, diventa possibile. Allora, qui vedete un po' progetti che ho fatto su 20 anni quasi, e tutto assieme a un amico e collega che è Stefan Lücke, e non insisto sul dettaglio, ma volevo dire almeno quanto è questa mia esperienza personale legata alla scuola palermitana, perché per il primo atlantino, un Atlante sintattico della Calabria, potevamo utilizzare il questionario sintattico dell'AILS, no? È stato nel frattempo rielaborato, è diventato fuori una cosa abbastanza carina. E poi adesso, 3 settimane fa o 4, è finito questo nostro progetto, dopo 9 anni di finanziamento, e vorrei brevemente veramente darvi qualche osservazione a proposito, perché potrebbe essere magari anche utile per i progetti attuali del palermitani. Ok, dunque sono queste generazioni e non paradigmi, perché l'uno non sostituisce l'altro, invece convivono nello stesso tempo, no? Si fanno sempre atlanti, diciamo, della tipologia della prima generazione, ma
tutto sommato mi pare essere un fiume senza river of no return, no? Un fiume senza ritorno, perché i vantaggi della ricerca fatta con strumenti web è ovvia. Ecco, allora vi do un'idea di che cosa abbiamo fatto in questo nostro progetto Verba Alpina. Forse apro qualche pagina, ci vuole un po' di tempo perché è abbastanza come dire, complesso come... Non prendo il mouse. Allora, è un Atlante plurilingue. Della zona alpina, vedete in rosso le parti romanzofone, poi in verde la parte tedescofona, slovena, e poi le zone tradizionalmente da lungo già bilingue. No? Ecco, tutto questo è solo possibile se siamo in grado di combinare fonti diverse, cioè da tradizioni geolinguistiche diverse, quella germanistica, quella romanza, eccetera, e sono tradizioni abbastanza diverse. Ad esempio, quella abbastanza sviluppata geolinguistica tedesca, svizzera un po' diversa, non è mai etnolinguistica, abbiamo parlato tanto di etnolinguistica, eccetera, manca. Quindi dovrebbe essere possibile anche di arricchire materiali che abbiamo già, eccetera, e di mettere assieme. Non facciamo distinzioni qui tra lingue, basta identificare la zona romanza, perché è molto molto politico delle volte identificare sempre delle lingue, non solo varietà dialetti, eccetera. Ok, allora abbiamo una cartografia abbastanza complessa. Vi do anche un esempio. Vediamo un po'. Quello onomasologico del burro, no? E vengono fuori nella zona alpina tutte le designazioni di questo concetto. I comuni che abbiamo sono più di 6.000 in teoria. Per certi comuni non ci sono dati, per altri ci sono tantissimi dati. Ecco, aspettiamo un attimino. E tutte le carte che vedete sono al 100% virtuali, non sono rappresentazioni grafiche dietro, e sono sempre punti interattivi. Qui vedete un po' la forma fonetica, no? In una nostra trascrizione IPA e quando ci vado nella trascrizione originale, no? E vedete sotto la fonte, in questo caso per caso, Elais, eccetera. E poi qui sono numerosi dizionari collegati. Quindi quando apro, ad esempio qui, probabilmente da Treccani, no, è francese, quindi Trésor de la langue française, eccetera. Quindi l'idea è di mettere assieme cose già esistenti e di sempre arricchire e anche di intrecciare lessicografia e atlantistica, e non solo, anche c'è parecchio discorso, quindi commenti nostri su adesso tipi, eccetera, eccetera. Quindi una cosa ancora che vorrei magari mostrarvi, abbiamo anche tutta una scelta di superficie cartografiche, tra l'altro ad esempio foto
satellite. Anche qui una cosa abbastanza interessante nella zona alpina sono carte storiche, quella famosissima austriaca sulla costituzione etnica dell'impero austro-ungarico o ungherese, come si dice, che abbiamo georeferenziato. Quindi si può vedere il nostro materiale sul sottofondo di una carta storica. Ad esempio sarebbe possibile, posso qui magari cancellare, è un po' lento, ma le aree linguistiche, e vedete qui sotto la carta storica. Ad esempio si potrebbe fare per la Sicilia con le carte già arabe, no? Quindi proiettare, ovviamente sono carte un po' sfigurate perché non è facile georeferenziare carte antiche, ma è possibile, no? È possibile, ecco. E poi abbiamo, questo avete già capito, tutto un lavoro di retrodigitalizzazione di atlanti cartacei, diciamo, ma non solo, abbiamo anche alcuni dizionari, perché tanti dizionari sono fatti nella logica, dizionari dialettali, nella logica degli atlanti. Ad esempio, grandi dizionari svizzeri danno tutta una serie di varianti e ogni variante è geolocalizzata. Quindi abbiamo messo assieme parecchio, magari trovo qui l'elenco, ad esempio per il romancio grigionese, il dizionario romancio grigion dà una base empirica molto dettagliata dal punto di vista locale. Vedete qui tutto il materiale che abbiamo messo assieme, solo la parte rilevante per noi, non tutto l'AES ad esempio, no? È un po' la rete. Qui in teoria, perché certe cose che potrebbero funzionare non funzionano per motivi tecnici e altri, soprattutto qui in Austria dove esiste tutto interattivo, un bellissimo dizionario ma non ancora digitalizzato. Negli ultimi anni hanno fatto progressi ma non è ancora fatto. Ok, allora altre cose, ad esempio una cosa che mi pare molto molto utile per tutti i progetti anche palermitani è di arricchire i dati linguistici con cosiddetti dati di autorità. Quindi esistono, noi prendiamo ad esempio Wikidata, non so se tutti quanti, se è conosciuto per tutti voi, vi do un esempio. Sempre la cartina brutta, molto complessa, aspettiamo un attimo. Questi dati di autorità ci forniscono un livello di referenza non linguistico invece delle cose, se si può dire, no? Ecco qua. Dunque lì vedete l'esempio di Belluno, Buttiro, qui sempre dizionari, eccetera, e vedete qui due iconi, quello si riferisce a un servizio che si chiama GeoNames e sono elencati tutti i comuni politici e anche se esiste la pagina Wikipedia. Quindi si potrebbe andare dal dato linguistico a dati demografici, eccetera, eccetera, sul comune, no? Dati di autorità sono utilissimi. Un altro tipo è quello di Wikidata, clicco sopra, no? Ecco, questo Wikidata si trova un po' a sinistra di Wikipedia. È una cosa bellissima perché dà qui un
identificatore del comune di Belluno, ma è molto utile anche perché dà identificatori per cose, ad esempio per burro, no? Vengono elencati qui a destra, 160 pagine in 160 versioni di Wikipedia e 160 lingue usate per Wikipedia o varianti, e tutte queste versioni, articoli su burro, hanno una cosa insieme, è questo identificatore. Quindi nostri progetti devono essere non solo leggibili, accessibili o rintracciabili per noi, diciamo, lettori umani, anche per motori di ricerca. E quando utilizziamo dati di controllo, di autorità o controllo, i motori di ricerca sono in grado di rintracciare i nostri dati linguistici. Quindi si potrebbe fare, si è parlato, quando avete parlato dell'archivio, di metadati, no? Anche arricchire metadati di questi dati di autorità di controllo. È davvero una cosa che aiuta molto. Ok, e poi abbiamo tanti partner, tra cui anche l'ALS, dati collegati sul web, eccetera. E poi c'è parecchio discorso scientifico, tutta una pagina, metodologia si chiama, su concetti linguistici, concetti informatici, eccetera, eccetera. Tutti questi principi FAIR. Ecco, allora sono, diciamo, le opportunità che sono ovvie, ma esistono anche rischi, e posso, per non rubarvi troppo tempo, essere abbastanza breve. Vedete qui, tutto ciò che è visualizzazione è più o meno precario, perché dipende dal browser, e i browser cambiano ogni tanto e basta adattare la presentazione del progetto alla nuova versione del browser, che non è granché, ma ci vuole qualcuno da farlo, basta. E finanziamento finito non è ovvio. Quindi le cose che sono carine, abbiamo veramente una mappatura, diciamo, anche il lessico abbastanza carino, andate sulla pagina per vedere, è un po' precario. Anche i servizi, certi servizi di geoinformazione sono difficili perché ogni tanto uno chiude, no? Dunque abbiamo suggerito, e passo all'aspetto positivo, alla nostra biblioteca universitaria di ospitare un servizio geoinformatico presso la nostra biblioteca, ma vediamo in un attimino. Poi diciamo, tutto ciò che è dato è molto molto stabile, perché abbiamo i dati su un centro informatico veramente importante, eccetera, abbiamo doppioni lì, e il dato in sé è garantito, diciamo, no? È una cosa molto bella, ho parlato di collaborazione con biblioteche. Questo per me è fondamentale, perché le biblioteche da sempre sono per garantire sono un tesoro del sapere, è la loro ragione di essere, no? Di dare a disposizione il sapere, e devono farlo anche per progetti fatti sul web, e cominciano a farlo. Ad esempio la nostra biblioteca universitaria ha un motore di ricerca che dà la possibilità di rintracciare ogni nostro lessotipo sul sito della biblioteca universitaria, no? E i dati sono anche... E questo è molto molto utile, perché altrimenti
non so, lavoriamo con qualche server in qualche cantina, è precario, veramente molto pericoloso di lavorare così, di avere tutto come dire, nelle mani delle grandi biblioteche dà sicurezza, diciamo, no? Ecco, quindi dati di autorità, biblioteche, siti garantiti, mi pare importante. E così il nostro testo, che si trova pure, quindi materiale verbale, discorso, commenti, eccetera, eccetera, anche tutto sul sito della nostra biblioteca universitaria, no? E quindi è aperto, è tutto aperto, tutto il nostro codice è aperto, no? Tutto ciò che abbiamo fatto è anche rintracciabile su un sito API, no? Quindi non è nessun problema di lavorare con queste cose, a condizione che si cita l'autore, no? Altrimenti non sono copyright niente. Basta basta identificare gli autori. Solo, diciamo, anche per il discorso scientifico è abbastanza stabile su questo server della nostra biblioteca universitaria, è una università abbastanza importante la mia, quindi sicuri. Problematico sono invece tutti i link che abbiamo inserito nel testo e facciamo ogni tanto, no, di collegare, ad esempio, come ho mostrato, dizionari con la nostra pagina, eccetera. Quindi quando il dizionario collegato ha un problema, ce l'abbiamo anche noi, ovviamente. No, questi link sono un po' difficili anche nel testo, diciamo, stampato. Ecco, con questo concludo e spero che anche voi andate un po' in questa direzione del digitalizzare e di creare, portali aperti che si possono sempre arricchire, specificare, eccetera, eccetera. Altrimenti quante biblioteche ci sono che abbiamo tutte queste cose, no? Pochissime. È utilizzata la rete dappertutto adesso e non è nessun problema. Comunicare con noi, scambiare idee, dati, nessun problema. Dunque vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Thomas, grazie per i suggerimenti che ci hai dato. Devo semplicemente ricordare che in realtà il progetto che qui abbiamo presentato, l'OAMS, nasceva in maniera un po' più complessa di quella che è attualmente. Le ragioni stanno sempre nelle energie, nelle disponibilità, soprattutto le energie umane, perché il problema non è soltanto finanziario, il problema è chi implementa poi questo tipo di architetture così complesse, e diciamo che noi a Palermo ne sappiamo qualcosa, perché una decina d'anni non sono pochi per mettere a punto architetture informatiche che poi sono diventate obsolete nello stesso momento. Cioè il problema è dobbiamo correre più veloci della tecnologia. Quindi non sempre ci possiamo permettere di creare architetture assai complesse che giocoforza devono essere gestite da squadre, ciascuna dei componenti della quale deve avere comunque competenze specifiche. L'informatica quindi insomma applicata alle nostre scienze non sempre, come dire, è così facile da domare e da gestire. Penso che domani qualche altra cosa la aggiungeremo, vero Marina, su fronti di questo tipo per altri tipi di ricerche. Va bene, io penso che se volete fare un altro giro, volete aggiungere qualche altra cosa, i tempi credo che siano quelli giusti, quelli previsti. Se qualcuno però del pubblico vuole intervenire su questioni anche, come dire, più
generali non dell'ordine informatico, perché secondo me dovremmo incominciare a preparare una tavola rotonda soltanto su queste questioni, per cui meditare un po' più approfonditamente. Gian Mario, prego. Sì. Sì. Prego. Questo? Dai, ecco, sì, la fiaschetta. Salute. La curiosità era questa, che a un certo punto hai detto che Wikidata è più a sinistra di Wikipedia e non abbiamo capito se è una geolocalizzazione o una valutazione di merito. No, Wikidata è un po' di tutto, è un, come dire, è un sistema che dà, come dire, referenze su qualsiasi contenuto, si può anche arricchire. Se qualcosa manca, ad esempio, avevo visto per le focacce siciliane, ad esempio, se un tipo di focaccia non esiste in questo database enorme, si può inserire il concetto con una piccola descrizione, no? Quindi anche se non esiste un articolo di Wikipedia, è abbastanza aperto. Quindi era giusto, cioè tu dicevi di sinistra nel senso più democratica, più aperta? A sinistra nel senso politico intendi? Sì. No, scusa, non avevo capito, perché si trova infatti sulla sinistra di Wikipedia. Ah, allora non ho capito, no. Dal punto di vista politico, io sono profondamente convinto che è molto più ragionevole dare i soldi alle nostre biblioteche universitarie per aiutarci a far girare e funzionare questi sistemi di ricerca digitale invece di finanziare edizioni. Ecco, questa è la mia opinione. Quindi invece di dare, non so, molti soldi come si dice, all'edicola, come si dice, all'editoriale, meglio dar questi soldi. E secondo me, ad esempio, se la Fondazione Tedesca per la Ricerca, che ha finanziato questo progetto su 9 anni, 4 persone, delle volte anche 5, quindi una somma abbastanza importante, se questo fondo della ricerca tedesca ti dà solo soldi quando tu hai un rapporto con la biblioteca e la biblioteca fa come ho voluto mostrare, è secondo me meglio investito di investire questi soldi in un libro che viene pubblicato, non so, in un numero di 200 esemplari o ancora di meno, e questo è presente un po' dappertutto. Se vuoi chiamarlo di sinistra, sì, ma non è corretto, perché sono etichette diventate un po' vuote, almeno in Germania, no? Dove la sinistra è abbastanza a destra da qualche tempo. Ma insomma, quindi non ha senso, non ha più senso di utilizzare questi in Germania in contesto tedesco, con una destra molto forte adesso che insomma lasciamo stare. Ma investire i soldi, diciamo, nelle biblioteche, nelle grandi biblioteche, per aiutarci a salvare i materiali, a garantire l'accessibilità, perché questo è sempre stato il senso della biblioteca, dare accesso al sapere, e adesso lo possono fare anche in rete e devono farlo, no? Non ha senso pubblicare 200 esemplari quando i nostri informanti, si è parlato anche di, non so, non solo di scienziati,
di informanti che sono in grado un po' dappertutto di vedere che cosa stiamo facendo noi, colleghi pure, no? Ma scusate, allora una posizione un po' diventata politica per la domanda. Marina. La fischetta pure a te. No, mi toccava perché aveva parlato prima Gianmario, poi toccava di nuovo a me, come abbiamo fatto un po' stamattina. In realtà non è un intervento su questo bellissimo momento di riflessione. Io ringrazio veramente tutti e tre perché siete riusciti a fornire degli sguardi complementari e arricchenti di quello che era partito in maniera un po' umile, per come l'aveva posta Vito, di una restituzione semplice. Ecco, poi in realtà dietro questa apparente semplicità c'è una grande complessità. E guardavo anche il sito di Verbalpina, che mi fa pensare che è la versione digitale del nostro vocabolario siciliano, perché il vocabolario siciliano ha incluso tutti quanti i vocabolari e le fonti precedenti, sia quelle edite che quelle inedite, attraverso un sistema di sigle, e questo è, diciamo, il sito ha riportato in maniera digitale ciò che il VS fece già a partire dagli anni 70. Scusate un momento di ricordo, ma che, insomma, non mi scuso in realtà, perché pensando a Verbalpina il mio pensiero è andato a Roberto Sottile, quindi io vorrei ringraziare Roberto, perché Roberto è stato quello che ha portato Verbalpina qui in Sicilia. Ci sono stati e l'ALS in Verbalpina, quindi c'è stata una collaborazione continua a cui ha partecipato anche Ivana Vermiglio, che dovrebbe essere da qualche parte, eccola là. E quindi anche c'è stata una parte del lessico venatorio che è confluito in Verbalpina, e senza Roberto forse anche questo stimolo, poi per ciò di cui parleremo domani, cioè il datos, non ci sarebbe stato. Scusate. Va bene. No, grazie, mi sono dimenticato. Infatti il rapporto con Roberto era molto, molto stretto con noi, devo dire. Era uno scambio durante, non so, 15 anni. È vero, è vero. Va bene, allora non oso aggiungere altro a questo punto. Comunicazioni da parte del professore Ruffino? Allora, appuntamento alle 9:30 di domani mattina. Grazie, arrivederci. Sì, grazie. Adesso le mangiamo ste focacce? Col pane pizza. Ecco, hai visto il pane pizza? Etichetta nuova, vai a utilizzare.
Devo scaricare la pendrive e gli scarichi